prima del check sound. Buonasera a tutti! A quest'ultima serata delle finali del primo Memorial Luca Pavarin, categoria allievi. Questa sera abbiamo diversi ospiti e adesso ve ne andrò a presentare uno veramente importante per noi perché ci ha dato questa sera l'opportunità di essere qui a presentare la serata e a fare la cronaca della partita. Presento Lanza Marco, qui in sala stampa con me, è la voce ufficiale della società Clodiense. Ciao Erika, buona serata a te e buona serata naturalmente agli sportivi che vedo già presenti in tribuna centrale, altri che ci seguono invece dall'area dello stand che quindi arriveranno tra poco in nostra compagnia. Ti ringrazio per questa bella presentazione e anche per l'aspetto che mi dai, oltre a voce diciamo così, direi abbastanza conosciuta per quanto riguarda il calcio giovanile, farmi ricordare anche la bella stagione che ho trascorso a seguito dell'Unione Clodiense, la squadra della mia città, che quest'anno ha vinto il campionato e sale in Serie C, quindi un aspetto importante per la città di Chioggia. Dopo 47 anni c'è appunto il ritorno dell'attuale Unione Clodiense, che non è altro che la continuazione del glorioso Clodia Sottomarina, Chioggia Sottomarina, arriva alla Serie C. Quindi un saluto anche a quelli che sono gli amici che ci seguono attraverso il canale Urca Network ringraziamo Valentino Campione e Cinzia Scaranello e anche tutti coloro che eventualmente hanno qualche piacevole ricordo collegato o al calcio giovanile o al calcio degli adulti alla città di Chioggia. Sì. E vi chiedo anche un applauso così vi scaldate le mani. Queste persone che sono in tribuna mi sentono, fanno finta di niente. No. È una festa del calcio giovanile che coinvolge generalmente piano piano tutti quanti gli sportivi, anche perché tu lo sai Erika, sei anche tu un genitore, sì. Quindi sai quanto è importante la serata finale per i ragazzi che si sono impegnati, hanno trovato appunto modo in questa ultima settimana di venire a respirare parecchie volte quello che è il clima di questa manifestazione. Poi diciamo anche questo, la finale per il terzo e quarto posto non deve essere mai una finale di rammarico, semmai l'occasione per dimostrare che solamente qualche piccolo particolare ti ha precluso la possibilità di arrivare alla finalissima. Quindi la finale per il terzo e quarto posto deve essere giocata bene, con grande impegno e proprio per andare ad allontanare quel rammarico ci vuole la vittoria, bisogna vincere, bisogna arrivare terzi. Nelle premiazioni, tra l'altro, noi Erika questa sera premiamo solamente il podio, terza, seconda e prima classificata, quindi una ragione in più per cercare di vincere. E quindi ragazzi, dateci dentro, perché ci sentite dagli spogliatoi, immagino. È stato e questo lo chiedo naturalmente a te, un torneo dal punto di vista tecnico, mi hanno riferito, molto elevato. Uno Rida che ha vinto il suo girone con 6 punti davanti alla Quest Borgo Veneto, calcio Union Cus invece si è fermata a quota 0, nell'altro girone ci sono state 2 squadre a pari merito, da via 10 Martiri e Duomo, 4 punti ottenuti, Yolanda Volley 2016 invece si è fermata a quota 0. Avremo anche il capocannoniere attualmente e Alessio Maghini a comandare la classifica con 3 gol, però tutto può succedere. Anche questa sera non solo i sorpassi di chi ha quota 2, ovvero da Provenzale e Pierantoni, ma anche quei giocatori, perché no, che magari aprono riga questa sera, come si suol dire, e possono vincere la classifica di marcatori. Sì, quindi staremo a vedere, come capita spesso c'è sempre una sorpresa, no? Alla fine potrebbe ribaltarsi tutto quanto. Secondo me la partita appunto la finale per il terzo e il quarto posto generalmente dà spazio anche a queste possibilità. Quei giocatori che magari hanno una voglia di esprimere ancora qualche cosa dal punto di vista tecnico importante, lo possono fare nella finale per il terzo e quarto posto. Io volevo ringraziare dei dirigenti, perché ce ne sono tanti che sono impegnati allo stand e quindi in questo momento ci possono parzialmente ascoltare, però io sono certo che con molto piacere che si possono ricordare anche degli storici appunto dei dirigenti dell'ex Medio Polesine, quindi Giancarlo Giorgio, Nicola Seconti, Francesco Manfrenato, per quello che ha fatto appunto l'impegno di promozione della società Union River, al fine di rendere anche molto efficiente questa struttura, questo impianto
finale la maratona appunto di Cervignano, un campo che poi lo spiegheremo immagino parecchie volte questa sera, prima o poi speriamo possa venire dedicato proprio a Luca Pavarina. Quindi speriamo veramente di farlo presto, perché la nostra società si è battuta fin da subito nella raccolta di firme per poter intitolare questo stadio a suo nome, per tutto quello che ha fatto e per averci passato insomma lo scettro di questo stadio, della gestione insomma del campo. Formazioni che tra poco saranno al centro del campo. Vi presenteremo quelli che sono i protagonisti della finale per il terzo e quarto posto, in seguito dalla finalissima, ma rinnoviamo anche una squadra speciale che è formata dagli sponsor che hanno dato una mano fondamentale, una collaborazione alla riuscita di questo primo memorial, ovvero da Air Maker Building Service, la cartolibreria Fabria di Fabio Fabbri, M2 Sicurezza di Mario Lidinin, la Mais SRL, Commerciale Rizzo, Silicon Tech, la cartotecnica Sinitalia di Marina Sinitalia Company, la CNZ Energy, da Etis Lab Control, Buco e infine Big Fitness Club. Tutta questa squadra appunto speciale è fondamentale per la riuscita della manifestazione. Grazie a tutti. Adesso stiamo aspettando che le squadre si preparino, siamo quasi pronti credo ad uscire, abbiamo già il pallone pronto perché venga consegnato. Uno scenario fantastico tra l'altro, c'è anche l'area dei trofei, immagino che sarà poi il compito anche dei nostri operatori, da Valentino, soprattutto andare ad inquadrare quelli che saranno appunto i trofei che saranno consegnati. Premieremo il miglior portiere, oltre che il capo cannoniere, quindi i dirigenti di bordo campo sono quelli che, oltre ai vari compiti da svolgere durante l'arco della manifestazione, dovranno anche aggiungere quei particolari che sono collegati appunto alla scelta del miglior portiere della manifestazione. Capocannoniere è semplice, aggiungeremo anche noi, dando a loro una mano, andremo ad annerire le caselle appunto della classifica generale dei marcatori, ricordando quelli che sono andati in rete nelle partite precedenti, che sono stati Tommaso Destro, da Alessandro Ferrari, Nicola Richieri, Leonardo Vincenti, poi Musteatta, Roberto da Disco, Antonio Provenzale, Filippo da Giaspita, Aaron Trovito, Alberto Pierantoni, Matteo Formaggio, Gianmarco Merlina e Iaia Addala. Questi sono tutti i giocatori che nell'ambito delle partite precedenti sono andati in gol, partite che sono terminate con questi risultati. Union River che ha battuto ad Esodio l'Union Cusso per 2-1, 10 martiri hanno vinto 4-0 contro l'Olanda Volley. Nella seconda giornata invece da 10 martiri e l'Uomo hanno pareggiato 0-0, l'Union Cusso è stata battuta dal Borgo Veneto per 3-0 e infine nella terza giornata i risultati sono stati i seguenti: Union River che ha battuto il Borgo Veneto per 4-0, il Duomo che ha battuto l'Olanda Volley invece per 4-1. Ho l'impressione che intanto possiamo già, questo lo diciamo per chi ci segue da casa, anticipare che avremo una terna arbitrale femminile. Il femminile, alziamo la quota rosa, Ho l'impressione che saremo, non dico in ritardo perché non mi piace questa parola, hanno operato diciamo dal punto di vista del riscaldamento con qualche minuto in più. Infatti vedi che proprio in questo momento la direttrice arbitrale sta appunto svolgendo l'appello, tutto questo perché ho visto che la fase appunto del riscaldamento è stata ampia e dal punto di vista diciamo organizzativo questo è un particolare importante, perché tu naturalmente Erika vai a sventolare la bandiera ovviamente per le ragazze, per le signore, ma io dico che ho avuto occasione di vederle abitare così in generale e sono all'altezza della situazione. A volte succede che magari la velocità del gioco è più consona al ritmo maschile e quindi fanno un pochettino di difficoltà. Ecco, provo a immaginare, a pensare che il riscaldamento sia stato proprio maggiormente mirato per cercare eventualmente di sopperire anche a questo particolare. Poi vediamo
magari saremo anche smentiti perché arriverà magari la bella sorpresa che le tre direttrici arbitrali magari correranno molto di più anche dei ragazzi. Comunque Stella Maddalena dirigerà la partita, Benedetta Fugalli invece e Daniela Popescu saranno le due assistenti. Attendiamo quindi qualche minuto ancora per l'inizio della partita. In campo ci sono i 2007, meglio il campo tra poco avremo Mattia 2007, da segnalare per quello che riguarda il Borgo Veneto, ben 5 giocatori classe 2009 che saranno in campo, l'atleta più giovane in generale sarà il giocatore con la maglia numero da 11, ovvero Shaba Alesca, per quello che riguarda invece la formazione del Duomo, un solo 2009 che è proprio il portiere nazionale, quindi Nicola Brigazzo, nato dall'11 di gennaio del 2009, sarà l'atleta più giovane a disposizione del tecnico che è Alessandro da Tuggia. I suoi invece collaboratori sono Davide Formaggio e da Banner Paroni, per quello che riguarda la formazione del Borgo da Veneto, questo è Borgo Veneto, allenatore Alessandro Uncini, i suoi collaboratori principali sono Marco Suragni e Stefano Gagni. Cosa fermavi prima? Chi sei spero? Ecco fatto, funziona ancora. Ricordare l'esempio per il pubblico. Sì? Avremo anche il titolo, avremo a capire quale delle due formazioni ha portato più al pubblico qui comunale, quindi l'applauso già. Stavamo dicendo già la prima azione, magari capiremo qualche cosa di più per quello che riguarda la voglia di farsi coinvolgere da parte degli sportivi, però la metodologia anche di chiedere appunto l'applauso per il censimento del tifo, quello è un aspetto importante. Nel calcio giovanile, a differenza del calcio tradizionale dove ci sono i settori, qui le partite si vedono tutti assieme, quindi non è facile a volte capire anche qual è la squadra che ha maggiori sostenitori, quindi questa è una peculiarità importante ed è compito, come sempre si dice da parte di chi deve coinvolgere il pubblico, anche da cercare di capire questi particolari che sono invece fondamentali per quello che riguarda le manifestazioni definite, come l'abbiamo definita noi, la festa del calcio giovanile. Io ti devo fare un appunto però, perché seguendo molto spesso il calcio giovanile, quindi il settore giovanile, vedo che comunque si dividono solitamente, quindi c'è da una parte una squadra, il tifo di una squadra e dall'altra il tifo di un'altra, cioè si dividono proprio. Ecco, il signore che ci sta guardando è neutro, abbiamo un ospite, Ed è per questo che lui crede benissimo, tutte le e squadre. lui sì, si dividerà. Tutti neutri, sì, perché siete arrivati così presto prima. Ti parte comunque! Fa parte di coloro che dovranno far rispettare appunto il regolamento della forma più completa, anche osservatore sotto quel punto di vista di quella che sarà la condotta generale appunto della terna arbitrale di questa prima partita. Immagino che sarà stato d'accordo prima con noi quando abbiamo detto che appunto il riscaldamento della terna arbitrale è stato proprio più lungo del previsto, ma l'ultimo passaggio degli spogliatoi e poi vi presenteremo gli protagonisti di questa finale per il terzo e il quarto posto. Erika, tra l'altro mi dicevi che quest'anno è stato il tuo esordio, quindi ti faccio i complimenti perché sei già molto bravo. Grazie, grazie,
grazie, sì, sì. Cioè, io ho esordito con te ora della fine perché ti ho fatto da spalla anti-mica quando c'è stata l'apertura della nostra stagione calcistica ad Avello. E sei stato ospite e hai presentato tutte le nostre squadre, dai più piccoli arrivare fino alla prima squadra, ed io ero all'inizio che ti gestivo i volumi e ti facevo partire le basi. Però questo episodio è ancora più importante perché oltre all'aspetto musicale io credo che stia muovendo diciamo, anche i primi passi nella comunicazione generale perché i social sono importantissimi, quindi avere anche quella metodologia per comunicare al modo giusto, trovare anche non solo le foto, le immagini che possono essere coinvolgenti, le parole, tutto questo rende il sabato sera anche più bello in assoluto. E vedo sbucare giù dalla gradinata il nostro presidente. Il presidente della Spina che ci verrà a salutare con molta probabilità prima dell'inizio per la finale per il terzo posto. Presidente, buonasera. Ecco che sale le scale, di solito si scendono le scale, no? E io invece le scale, perché siamo qua in alto. Complimenti intanto a tutta l'organizzazione del torneo. Primo memorial. Benvenuti a Celegnano. Primo memorial. Non avevo fatto le scale, avevo chiamato Erika e mi ha risposto che devo sapere dove mettere le cose. Tanto Come va Presidente? Intanto soddisfazione immagino per questo torneo che è iniziato sicuramente bene. Stiamo vedendo l'arrivo delle squadre e quindi ti coinvolgeremo tra qualche istante, intanto presenteremo appunto quelli che sono i giocatori anche a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. L'ultima raccomandazione come state appunto vedendo da parte della terna arbitrale prima di andare al centro del campo dove daremo inizio alla finale per il terzo e quarto posto. Il momento dedicato a Luca Pavarin organizzato da Union River. Direzione arbitrale della finale per il terzo e quarto posto affidata a Maddalena Stella. I suoi assistenti sono Benedetta Fugalli e Daniela Popescu. Vi presento quelli che sono i protagonisti della partita West Porto Veneto con la maglia numero 1 Niccolò Argentona, numero 2 Francesco da Oliviero, numero 3 Alessio Bruschetta, numero 4 Damiano Balduin, numero 5 Mohamed Amin Mustarizza, con la maglia numero 6 capitano Alberto Gaino, con la maglia numero 7 Elia Piccato, numero 8 Anthony Provenzale, 9 Pietro David, numero 10 Mohamed Amin Echait, numero 11 da Roberto Pisco, con la maglia numero 12 Alex Ciaba, numero 13 Younes Saidi, il 14 Riccardo da Caglian, il 15 Leonardo da Cagnazzo, numero 16 Francesco Spadone Castellano, numero 17 Giacomo Nicoletti, 18 Daniel Banandro, 19 Cengian Ramadani, numero 20 Enrico Costantini, allenatore Alessandro Duncini, collaboratori che sono Marco Surani e Stefano Gaino. Formazione con Diego, con la maglia numero 1 Nicola Bricaccio, numero 2 Riccardo Cavaliere, 3 Mattia Bevendo, numero 4 Andrea Bordon, numero 5 Matteo Comina Chiaramonti, con la maglia numero 6 Alberto Capitozzo, numero 17 Matteo Formaggio, numero 8 Alejandro Caldano, numero 9 capitano Gianmaria Merlin, numero 10 Massimiliano Caruso, numero 11 Alberto da Pierantoni, il 13 Matteo Baroni, il 14 Leone Marzola, il numero 15 Francesco da Visentini, numero 16 Lorenzo da Galletto, allenatore Alessandro da Tuggiad. I suoi maggiori collaboratori sono Davide Formaggio e Daniel Baroni. Tutto è pronto quindi gentile pubblico, come vedete salutiamo anche coloro che da poco si sono aggiunti a
gli spettatori che stanno seguendo una partita da casa devono naturalmente, Erika, sapere che c'è l'interesse a seguire appunto questa manifestazione non solo da parte dei giocatori che hanno militato appunto nelle partite precedenti e che quindi hanno anche la curiosità di capire questa sera chi alzerà in cielo la coppa principale, ma anche di tutti gli appassionati del calcio giovanile in genere, che sanno che insomma questi giocatori hanno tra l'altro un'età molto importante, perché la categoria degli allievi da sempre è definita quella fondamentale dove si capisce se si può diventare dei veri appunto calciatori, fare il calcio della juniores e poi successivamente della prima squadra, o se invece qualche problematica si possa in qualche maniera aggiungere. 35 minuti per tempo e tutto era pronto per andare a vedere anche con quale ritmo saranno appunto affrontate tutte le situazioni, anche dal punto di vista tecnico, se vogliamo, questi schieramenti come sempre ben curati da Alessandro D'Uggia per quanto riguarda il Duomo e Alessandro Uccini invece per quello che riguarda il Borgovenese. Il Dai intanto l'abbiamo già sentito, ecco perché è importante il censimento del tifo. Da quale tifoseria, da quale sostenitrice è partito il primo Dai? Ed inoltre gli amici dell'Union River che giocheranno la finale, che sono qui al nostro fianco, magari per quale delle due formazioni maggiormente parteggeranno? Sono tutti aspetti, un saluto ad Emanuele Destro intanto che ci raggiunge qui in cabina stampa, tutti aspetti che noi andremo a capire subito, chiedendo il primo applauso della serata per il Duomo. Dove sono i tifosi? Voglio sentirvi I tifosi e le tifose del Duomo. Sono tutti concentrati a seguire le fasi della partita e allora sentiamo invece l'applauso i sostenitori della QS Borgo Veneto. Borgo Veneto, in tribuna c'è qualcuno? Fammi sentire! Fateci capire appunto il vostro posizionamento, così sappiamo anche eventualmente quale parte dello stadio dobbiamo sostenere di più per quanto riguarda le variazioni che andremo a sottolineare durante l'arco di questi 70 minuti. Parte dal basso proprio l'impostazione del gioco da parte della formazione del Borgo Veneto, ragazzi che soprattutto si seguono in questa fase appunto della partita, e quindi sottolineiamo Nicolò Argentona, atleta più giovane della formazione diretta da Alessandro Uccini, mentre per quello che riguarda il Duomo qui si tratta naturalmente di un 2009 portiere nato l'11 di gennaio, Nicola Brigato. Vai a profondità, E c'è con Nicolò sempre centrali per impostare dai, senti Erika che naturalmente è già iniziato Alla mia sinistra sono i tifosi, come abbiamo fatto appunto il Borgo Veneto, e sono quelli del Borgo Veneto. probabilmente gli altri li scopriremo dopo. Come diceva appunto da Lucio Battisti, tante cose le puoi scoprire solamente vivendo. E il calcio è una delle tematiche naturalmente dove ci sono le maggiori situazioni inaspettate. Se un incontro rispettasse il pronostico, io credo che tutto sommato ad inizio partita coloro che azzeccano sempre i pronostici potrebbero dire vince questa sera il Duomo oppure vince la QS Borgo Veneto. Invece non sempre le cose si verificano nel rispetto del potenziale dello squadre. Ecco perché è fondamentale anche il supporto del 15° elementato. Intanto, prima conclusione verso la porta di Alessio da Bruschetta. Pensi che serata, Erika, quella del
di Capodanno della famiglia Bruschetta. Adesso è nato il 31 dicembre del 2008, quindi è arrivato proprio nella serata di Capodanno. L'attento intervento da parte dell'arbitro da Maddalena Stella, e quindi calcio di punizione in favore del Borgo Veneto. Movimenti al limite dell'area di rigore proprio per trovare il posizionamento migliore e cercare appunto la situazione, presumiamo di all'interno eccolo il tentativo proprio di riferimento anche qui i giocatori che cercano appunto di condizionare la direttrice arbitrale, ma invece il suo sguardo è stato rivolto verso la bandierina del calcio d'angolo. Da parte di Roberto Pisco riprendere appunto il gioco con la rimessa laterale già effettuata via Cuccato. Una cosa di marcatura per proporre per la prima volta con una certa intensità nella messa a campo avversaria, bloccata però da quello di Alberto Poli. Si nota per il controllo del pallone, l'ultimo tocco è stato il giocatore con la maglia numero 9, Pietro da Vigo. Si riprende quindi con calcio di rinvio, visto questo ad opera proprio dell'atleta della formazione del Duomo che prima abbiamo ricordato, unico 2009 nel gruppo principale presentato l'Inter Puggia. Sa come saranno i gol delle due squadre? Io immagino il coro del Duomo, di chi vuol far capire appunto ai ragazzi: siamo venuti sin qui per portarci appunto a casa il trofeo della formazione terza classificata. Ecco, tu che sei appunto una mamma tifosa, se ci fosse da sostenere il Duomo. Io intanto quando seguo le partite dei miei ragazzi, soprattutto perché c'è anche mio figlio là, mi sposto e mi metto in solitaria perché non voglio farmi sentire. Quindi tu non fai parte del coro, ma sei un po' un'urlatrice Solitaria. fai partire i cori. Io sono solitaria, no, perché ci sono tutti gli altri genitori che sostengono. Abbiamo vinto anche il premio, sai? Con le tifoseria l'anno scorso ho preso, senza microfoni, senza casse, senza niente, solo con la nostra voce. Una forza di tendoni. Quindi potrebbe essere Duomo. Manni capelli addirittura da parte di chi non ce li ha, quindi non siamo stati all'altezza della Non mi è situazione. piaciuto. Evidentemente, come cantavano Tozzi e Morando Ruggeri al Festival di Sanremo, si può dare di più e noi siamo qui tutto orecchie ad ascoltare invece come bisogna sostenere veramente la propria squadra in maniera ufficiale. Intanto può partire, può avanzare, c'è spazio per il giocatore maglia numero 8, Anthony Provenzale. Si nota che ogni pallone, quindi non sarà facile trovare gli spazi. Questo lo diciamo soprattutto per i sostenitori che vogliono sempre il massimo dai propri ragazzi, ma non bisogna dimenticare che gli avversari sono forti quanto te e vogliono ottenere appunto le stesse soddisfazioni che vengono appunto inseguite dai professionisti
ad alto livello, ma anche da quei giocatori che devono costruire il proprio cammino. A livello individuale, a livello di squadra, grande impegno, come stai vedendo Erika. Da parte di tutti, perché si stanno giocando questo terzo posto e tutti lo vogliono. Alberto Pierantoni per il capitano, così a via sinistra, scelta anche questa volta per poter avanzare da parte del Duomo. Non c'è fallo, si può continuare, dice questa volta invece non si può continuare. Calcio di punizione in favore della formazione del Borgo Veneto, fallo subito proprio sotto la tribuna centrale da parte di Roberto Bisco. Ma queste informazioni non serve darle appunto ai tifosi che sono a casa, che si seguono attraverso appunto internet, perché le riprese televisive di Valentino Campion sono proprio in tribuna centrale, quindi giusto per darvi l'idea di cosa dovete seguire. In maglia bianco-rossa, la formazione del Borgo Veneto che attacca da sinistra verso destra, invece in maglia giallo-blu, la formazione del Duomo che attacca da destra verso sinistra. 0-0 il risultato, ma anche se non abbiamo ancora applaudito delle belle parate da parte di due estremi difensori, possiamo dire che la partita è sicuramente piacevole. Concordo. Francesco Oliviero, non abbiamo dove c'è un compagno di squadra che poi traiva la traiettoria della sfera in direzione di Roberto Bisco, anzi si trattava di Pietro Vego, impegnato il numero 9 della formazione di Alessandro Uccini, e come hai sentito appunto c'è stato il bravissimo sottolineato da parte della tifoseria. Saluto anche ai giocatori dei 10 martiri, prima abbiamo detto magari staranno seguendo la partita da casa, invece sono venuti in tribuna a seguirsi l'incontro, anche perché noi non sappiamo, non abbiamo la più pallida idea di chi è in questo momento in pole position per quello che riguarda anche il premio di miglior portiere, quindi potrebbe essere deciso questa sera, come potrebbe essere già un portiere che ha vinto nelle serate precedenti e che ha buone speranze insomma di portarsi a casa il trofeo. E comincia intanto la QS quelli della QS come vanno a vincitare la loro squadra, perché il tema è un po' più complicato, anche in maniera ritmica non è facile, quindi magari ci sorprenderanno loro facendoci sentire come si sostiene la squadra. Roberto Pierantoni, ultimo tocco il suo. Daniela Popescu invece l'assistente arbitrale che opera sotto la tribuna centrale, segnala a Stella Maddalena con la rimessa laterale in favore della formazione della QS Borgo Veneto. Hanno fatto venuto via a terreno tutti i giocatori. Anche in questo caso, come è successo in precedenza, tutti i giocatori che vanno a segnalare appunto all'arbitro che la rimessa è in loro favore. Perché sono proprio dei piccoli particolari delle congiunzioni, ragazzi, non è che lo fanno appositamente, è che magari si pensa, si presume che la messa sia in proprio favore, allora piuttosto di esimersi di farlo, meglio una mano è stata aperta, che potrebbe, in qualche maniera essere anche determinante, occhiataccia tanto da parte dell'osservatore arbitrale, che sa benissimo che queste sono piccole, sottigliezze che invece, quando c'è una segnalazione di dirige la partita attentamente, assolutamente non si guarda la richiesta del giocatore. Con ordine
formazione del Borgo Veneto, più che altro cammino del gioco nelle loro mani, ma come stai vedendo Erika non è facile appunto trovare il suo rifugio per poter avanzare con la pressione da parte dei giocatori del Duomo, e quindi cerca la profondità verso Pietro Veggio e questa laterale, anzi calcio di punizione in favore del Borgo Veneto. Sono tutti in nostra compagnia e ci seguono appunto in diretta attraverso il canale YouTube Urca Network. Ringraziamo l'operatore Valentino Campione, ringraziamo Cinzia Scananello, risultato 0-0 per quello che riguarda questo primo tempo finale per il terzo e quarto posto. Riacquistato anche lui era del dicembre, 14 dicembre 2007. Alla che arriva all'interno della revisione, riuscita con Bruni da parte della portiere del Duomo che poi si trova la sfera tra le mani dopo la carambola che appunto avete visto nell'area di rigore, spesso ritorna brindato e poi ricontrollato il pallone. Capitano Alberto Gaino, però dove non ci sono compagni di squadra, e allora Nicola Binato dice dobbiamo salire, cercare di imbastire qualche azione pericolosa possa stare appunto di inserire anche le portiere Nicolò Argentone. Ho sentito vai a QS, ecco come viene chiamato, vai a QS. Ma a livello ritmico io dicevo, il coro com'è? Era un po' spiritivo, ho sentito questo, vai a QS! Vai ragazzi! Sa che magari si scaldino un pochetto. Damiano Balduina, di Faustina causa Nicolò Argentone. Tanti figli d'arte tra l'altro in campo, per quello che riguarda le prime squadre figlio d'arte e chi ha avuto un papà al sapore, per quello che riguarda invece i settori giovanili figlio d'arte e chi c'ha il papà anche più ingente. Quello più personale è stato per poter calciare ancora una volta si impugna per cercare di liberare il proprio destro. L'azione di Anthony Provenzale. Qui c'è tutta proprio la voglia di andare a trovare appunto la soluzione migliore. Provenzale che voleva dare potenza al proprio destro, ma questo non è stato possibile per la chiusura attenta e quindi ha fatto più centrale, che ha portato all'esterno, come si può dire, diventa sempre più difficile allora. Fondamentale anche la pressione nei confronti del portatore palla, ecco perché quelli del Duomo non sono riusciti a mettere in atto il impegno come avrebbero voluto. Bravi comunque direbbero in questo momento stanno avendo la meglio i pacchetti arretrati, ma anche coloro che devono interdire appunto il gioco lo stanno facendo molto bene. Sulle quarti non abbiamo appunto visto aspetti illuminanti e quando questo si verifica è proprio merito di chi viene a bloccare ogni iniziativa. Tentativo intanto di dare scoccare il tiro da parte di Alberto Pierantoni, numero 11 della formazione di Alessandro Bertuccia. Andrea Portone stava appunto facendo vedere la sua posizione per andare a raccogliere questa rimessa laterale, invece la scelta è quella di andare ad azionare i compagni del reparto offensivo. E comincia con tranquillità tutto
in un fazzoletto appunto da terreno dove stanno operando in contemporanea 4 o 5 giocatori. Palla ricomplicata, questo Borgo Veneto. Due volte allontana il problema, facendo diventare tra l'altro il suo lancio lungo anche in assist per il compagno di squadra Alberto Capitozzo verso Matteo Formaggio, maglia numero 17 della Buona. Se ti ricordi Erika, l'abbiamo detto all'inizio appunto del nostro commento, non è facile il pronostico. No, io credo che anche dopo la parte iniziale di questo primo tempo non ci sia la possibilità di poter affermare tanto la prima conclusione pericolosa. Certamente i tifosi che naturalmente fanno sentire e capire ai propri giocatori in campo non solo la loro presenza, ma anche che quando c'è fatto bene azione, pronti a sottolineare la bontà dell'idea. Massimiliano Caruso, nato il 2 di gennaio del 2007, sa che bisogna cominciare ad imparare a calciare da tutte le posizioni. Se si vuole sorprendere il portiere, non ci deve essere assolutamente il timore di essere redarguito dai compagni di squadra o addirittura dai tifosi, si calcia sempre e bisogna vedere come vanno appunto le cose. Al limite dell'area di rigore lotta con caparbietà per trovare lo spazio per poter calciare e poi a sua volta la tranquillità di Nicolò Argentona. Prima Leandro Marcazzano che ha tentato appunto di trovare lo spiraglio per il tiro e poi in conclusione abbiamo seguito in cronaca diretta per quanto riguarda il canale YouTube Ultra Network con Valentino Campione che sta ascoltando le immagini della finale per il terzo e quarto posto il Memorial Luca Pavarin organizzato da Lino Rita. Un lavoro operato sotto il cospetto dei tifosi della tribuna centrale da parte di Alberto Gaino, che sarà poi il giocatore che si impegnerà per trovare la traiettoria più invitante. Calcio d'angolo per i ragazzi di Alessandro Pucci. Si salta all'interno dell'area di rigore a tentare la deviazione Pietro Veggio. Questa è una doppia marcatura. Stanno dicendo è riuscito a recuperare un calcio d'angolo, invece non è di questo avviso. La direttrice arbitrale Maddalena ha indicato che il gioco potrà riprendere solo con il calcio di rinvio da parte di Nicola Brigato. Salvo capito Erika perché gli atleti in campo non hanno ancora realizzato il primo gol della finale per il terzo e quarto posto? Dai, dimmi Perché non hanno ancora sentito l'applauso che piace a loro. Quindi, gentile pubblico, facciamo l'applauso per Duomo e questo Borgo Veneto. È vero che stiamo perdendo la partita? Mi fate sentire? Dove stanno i ragazzi? Hanno la facoltà di dire che si non fanno l'applauso la partita non è gradita. Sono gradita, non ci credo, guarda. Possiamo fare tutti. Abbiamo l'applausometro. Nella maniera più assoluta. Ricomincia la formazione della QS Borgo Veneto. Proposta Francesco Oliviero, lo so sai, a fine partita saranno rimproverati i tifosi perché i giocatori diranno ma quando lo speaker Marco Ranz chiedeva l'applauso per noi, perché voi siete arrivati al punto di erigere via 12° uomo in campo, anche perché di solito ci raccontano che non tutti i rimproveri ma i consigli appunto ai propri figli sono parecchi prima e anche dopo le partite. Genitori e tifosi devono ricordare invece che sono proprio i sostenitori, quelli che in campo con la loro voce devono dare appunto degli input in più, la voglia che non manca ai ragazzi di primeggiare, ma per riuscire appunto a dare qualche cosa in più, spesso e volentieri, quando si fa gol si va a indicare
la persona in tribuna alla quale non è dedicato e tutto per sé. E quindi bisogna anche visitare durante l'arco di 60 minuti. Allora, questo primo tempo dovrebbe essere un colpo. Sentire i sostenitori dell'uomo per la loro formazione attenta a livello difensivo, ed abbiamo visto anche abile nel combattere appunto all'interno dell'area di rigore stessa, soprattutto con Alberto Pierantoni e con Gian Maria Merlina, ma anche con lo stesso Alejandro Candano, eccolo lì a pressare gli avversari, rendere difficoltoso il visito. Vediamo Caruso, in calcio di punizione in favore, l'occhiata di Alberto Casicotto alla sua panchina, il numero 6, centrale difensivo del blocco, cercare di capire dal tecnico se c'è l'autorizzazione non poter avanzare, portarsi quindi all'interno dell'area di rigore alla ricerca della deviazione vincente. Vada in mezzo Massimiliano Caruso alla ricerca dell'impatto con la sfera Alberto Pierantoni in direzione di un avversario, ecco la ragione per la quale Madalena ha indicato il tiro della bandierina. Ancora si sta all'interno dell'area di rigore, ancora un tentativo di andare per prima sul pallone, ben posizionata Maddalena Stella, proprio lì nel cuore dell'azione, e quindi ha ravvisato quella che è stata appunto la regolarità della situazione. Hai visto Erika il sorriso da parte di Matteo Comune Chiaramonti, quando è venuto a prendersi il pallone purtroppo nelle vicinanze dell'area di rigore, evidentemente ha sentito qualche allargamento particolare per lui. Intanto sta controllando Pietro Becco, marcatura un po' tradizionale a uovo, ecco lì, in maniera corretta a sgomitare, perché il bello del calcio è anche questo, quando bisogna cercare di limitare i giocatori avversari che si rendono pericolosi in questo caso, palla servita per il calcio, Davide Camilla, conclusione della sua porta, ha fatto tutto bene il calcio, muro di luce dell'uomo che ha bloccato il tutto. Francesco Oliviero, tutta l'università in avanti, la formazione della QS Borgo Veneto, prossimo il collegamento radiofonico per raccontare la partita a chi non vede, avremo potuto appunto dire non solo tutti i giocatori della Borgo Veneto nella metacampo avversaria, ma anche supportati da Niccolò Argentona che gioca praticamente sulla tre quarti, libero aggiunto nel caso che ha bisogno di andare a raggiungere il pallone per primo nel disimpegno degli avversari. Ora calcio invece Nicola Picazzo. Tento di provinciale, battetta la punizione non nella zona precisa dove era stato commesso il fallo. Ecco il tempo di marcatura, lo ride però bene via Pizzaccio, può avanzare il giocatore con la maglia numero 7 della classe Borgo Veneto, e poi di andare ad attuare in profondità Mohamed Amin Echiaid, ha mantenuto giocabile, ma ora a beneficio della formazione del Gremio e questa possibilità di avanzamento per il formaggio. E qua si tratta voi noti, quando si dice appunto in ogni campo Erika troverà sempre una trentina appunto di aria di tifosi sostenitori che
hai conosciuto 1000 altre manifestazioni. Quindi molto bello questo particolare. Diventa più corposo il gruppo dei tifosi del Borgo Veneto. Vuole partire, quando senti invece questa parola, significa che ci vuole più movimento. Vedo che siamo ancora nel primo tempo. Però la partita bisogna cercare appunto di farla incanalare a proprio beneficio. Invece qui siamo ancora solo 0-0. Ci sarà il gol del Borgo Veneto, ci sarà la gol del Borgo. I ragazzi forse giovanissima nei tuoi ricordi che invece ci sarà è stata una grande campione di Festival di Sanremo. Ma stiamo scherzando, c'era anche una città e c'era ci sarà. Quindi te la sai. E poi intanto posizione regolare all'interno dell'area di rigore, necessità di andare a calciare con il calcio. Campano, l'idea comunque è stata veramente buona perché il tiro è stato impegnativo per Nicolò Argentona, il suo portatore per Formaggio, la partita che sta entrando in vivo. Merito soprattutto in questo frangente dei giocatori del Duomo che veramente hanno avuto una grande occasione per potersi portare in vantaggio. Calcio di punizione per la formazione dell'AQS Borgo Veneto. Vedi che bravi siamo, noi non abbiamo ancora ricordato dall'inizio della manifestazione il minuto. Non abbiamo mai detto questo, noi siamo come fuori dal tempo, noi questa sera sappiamo che ci dobbiamo divertire fino a mezzanotte. Però ho cercato anche di mettere i tempi supplementari, non ci sono riusciti, hanno detto no, andiamo subito ai rigori. Io ho detto perché? Facciamo ancora altri 15 minuti per tempo e così ci divertiamo di più. Intanto pallone che dà all'interno dell'area di rigore, vuole essere allontanato anche con una certa difficoltà da Matteo Covina Fernandesi. Schiaccia per trovare un compagno, va bene in tutto Aleandro Campano che poi si ripropone ancora una volta. E c'è nessun compagno si stava da scoprire, allora giustamente i tifosi gli stavano una piccato ad andare a calciare. Più facile naturalmente il più di fare, perché dobbiamo ribadire ancora una volta che il calcio non è facile quando le squadre sono forti all'altezza della situazione. Tutto l'impegno intanto da parte di Alberto Fiorantoni. Questo è il passaggio. Giocatore con la maglia numero 9, Gian Maria Conquista, sempre di punizione. Il Massi, numero 10, Massimiliano Caruso, e lui probabilmente lo specialista della formazione del Duomo. Si avvicina però anche Mattia Bellendo. Stanno cercando appunto di architettare qualche cosa di interessante per poter andare a superare Nicolò Argentona. Posiziona con vita di particolare la sua barriera formata da 3 compagni di squadra. E vedendo che si è allontanato, quindi Massimiliano Caruso punto ad aprire il compasso del suo sinistro, eccola la conclusione direttamente verso la porta, la parata, Nicolò Argentona, ben piazzato. Bello sentire, tra l'altro io sono più fortunato di te Erika perché sono alla destra vicino ai ragazzi, sei ragazzi, mi sento anch'io. Vedi? Aspetta Alberto, aspetta! Tutti i potenziali naturalmente da Vai Diego! possa avere un buon settore giovanile che poi diventa anche
il reparto comunicazione e tutto per il futuro. Buona giocata da parte di Leandro Santano che poi lancia bene in profondità. Fanno sentire i tifosi del Como che hanno un e questa è anche una chiave tattica importante appunto della partita, ovvero la velocità di attacco da Fiorentoni. Le geste invece di Nicolò Argentino di Portata con il suo compagno di squadra Francisco Oliviero, c'era tutta la preoccupazione di decidere ognuno di andarsi a prendere appunto un pallone che poteva essere di poco. Chiamato lo schema, siamo in area di rigore. Lontanato momentaneamente il pericolo, ancora lì con la giocata sulla striscia da parte di Mattia Benedetto. Dai, MVS! 35 minuti per tempo, lo ricordiamo anche a coloro che ci seguono appunto da casa, che in visita ci sarà la medesima anche per la finalissima. La partita per il primo e il secondo posto, che seguiremo naturalmente con il prospetto. Intanto le squadre vanno al riposo. Buono sicuramente.
campione Cinzia Scaranello, siete naturalmente in diretta con il campo di Ceregnano dove c'è la finale per il terzo e il quarto posto, primo Memorial Luca Pavarin, terminati i primi 35 minuti di gioco con il risultato di 0-0, state naturalmente in nostra compagnia perché possiamo dire, Erika, vi assicuriamo il bel calcio, soprattutto dopo quelle che saranno state le raccomandazioni dei tecnici, cercare appunto di andare a sbloccare la situazione dal punto di vista del risultato e immaginiamo che anche questi cambi siano propedeutici a quello che è stato appunto il concetto di andare a vincere la partita, di andarsi ad aggiudicare il terzo posto. Abbiamo visto sul terreno di gioco l'ingresso per quanto riguarda il Duomo del numero 14 Leone Marzola e del numero 13 Matteo Paroni. Cercheremo di capire se qualche cambio si è verificato anche nella formazione del Borgo Veneto che intanto batte il calcio d'inizio. Cambiamento notevole intanto da parte degli sportivi che seguono la partita dall'area dello stand. Certo non perdono niente, non perdono di vista assolutamente niente. Hanno un po' forse il sole negli occhi, Ma è proprio uno stile, sembra di essere a Sottomarina Beach. Perché tu sei da quelle parti. Vi ricordo che la voce che sta facendo la cronaca della partita è di Marco Lanza, ragazzi. Adesso molti di voi già lo conosceranno, però insomma, è una persona molto conosciuta nell'ambito calcistico. Il primo momento quando parlavi di voce pensavo ti riferissi alla voce di Rovigo che invece segue anche questa manifestazione e quindi darà modo ai ragazzi di avere anche quella soddisfazione tra qualche giorno di leggere quali saranno poi i giocatori premiati, tutte quante quelle tipologie che rendono appunto il calcio giovanile, io lo dico spesso, importante quanto quello delle prime squadre. Dobbiamo comprendere che per i ragazzi questo è un particolare importante. Tutti attendono di diventare chiaramente dei giocatori delle prime squadre, ma il cammino non è facile, bisogna imparare veramente tanto. Un saluto anche a un preparatore dei portieri che ho visto arrivare, il popolare Montecchio, l'ho visto arrivare proprio in tribuna centrale e con lui ne ha forgiati tanti di ragazzi che sono diventati dei grandi portieri. Tanto per quanto riguarda la QS Borgo Veneto, con l'applauso da parte dei propri sostenitori c'è anche il tiro d'angolo con l'impegno di Alberto Gaino che è andato a recuperare il pallone. Calcia sempre lui gli angoli. Abbiamo notato. Ma avevo notato anche che le rimesse molto spesso sono sempre quelli che le fanno, anche quelle. Giusto o sbaglio? Sì, le palle inattive sono fondamentali per quello che riguarda il calcio, soprattutto a livello nazionale italiano. Noi abbiamo Gianni Dio, che è il più famoso, curatore di schemi a livello mondiale. È un veneziano, è stato allenatore, ha collaborato per tanti anni con la nazionale appunto italiana e dove invece il suo palcoscenico è proprio il calcio internazionale, soprattutto quello inglese. Quindi ci sono tanti schemi di palla inattiva anche con le rimesse laterali. Ce lo faccio per poter avanzare per la formazione del Duomo, si blocca però tutto perché Francesco Oliviero ha alzato un cartello dove c'era scritto non si passa di qua, siamo ancora in attacco noi. Il pallone tra le braccia di Nicola Brigato. Controllo da parte di Nicola del piazzamento dei propri compagni, poi cerca di lanciare via a centrocampo nella zona nevralgica dove si costruisce il gioco. Poco fa, grazie a Massimiliano Caruso, ora invece mette ordine a Leandro Candano. Leone Marzola, anche per lui ora c'è il compito di andare a servire qualche compagno di squadra, si era proposto il numero 17 Matteo Formaggio. Calcio in funzione battuto velocemente da Mohamed Amin Echait, però si ricomincia con Damiano Baldoina. Triangolazione, pallone poi portato avanti da Francesco da Oliviero,
tutto l'impegno del giocatore maglia numero 2 della formazione di Alessandro Uncini, gioco che riprenderà con la rimessa laterale in favore dell'AQS Borgo Veneto, non battuta però dalla zona dove il pallone era effettivamente uscito. Una posizione che potrebbe essere interessante per servire i compagni di squadra all'interno dell'area di rigore. C'è questa punizione per AQS Borgo Veneto. Stiamo vedendo intanto che alla prima occasione il tecnico è pronto a lanciare in campo un altro effettivo della sua panchina. Alberto Pierantoni in barriera con quelli che sono stati motivi di raccomandazione da parte della direttrice arbitrale affinché non ci sia nessun tocco di mano o l'avanzata appunto dello stesso per ridurre la distanza. Per Nicola Brigato c'è stato un bel complimento poco fa da parte di una tifosa in tribuna centrale, bravo portiere, perché ha allontanato bene ogni aspetto collegato alla pericolosità. Dava la palla in profondità ed era in posizione corretta Gianmaria Merlin, non c'era appunto alzata la bandierina della direttrice o meglio della collaboratrice arbitrale Daniela Papescu. A coloro che da poco sono giunti in nostra compagnia per quanto riguarda il canale YouTube Urca Network, sottolineo, nel caso non se ne fossero ancora accorti gli spettatori, c'è la terna arbitrale tutta al femminile, dirige Maddalena Stella, assistenti che sono Benedetta Fugalli e Daniela Popescu. L'uomo che può avanzare, terminare offensivo proprio il capitano Gianmaria Merlin. La sua era proprio la posizione classica di attesa per poter dare il proprio contributo. Buona giocata sullo stretto da parte di Antonia Provenzale, poi cerca la conclusione, non c'è stata deviazione. Si prende quindi sullo 0-0, finale per il terzo e quarto posto, primo Memorial Luca Pavarina. Eccolo il momento dell'ingresso in campo del giocatore con la maglia numero 14, Riccardo Gagnan. Gli applausi per chi inizia la sua partita, per chi invece la va a completare, Alessio Bruschetta, il giocatore con la maglia numero 3. I tifosi che chiedono appunto di salire in maniera sistematica, con ordine, senza rischiare. Stiamo entrando anche in quella fase della partita dove effettivamente chi va in vantaggio mette una seria ipoteca anche all'eventuale vittoria della partita, a giudicarsi appunto il terzo posto. Diciamo questo proprio alla luce di quello che è stato l'equilibrio sinora visto. È arrivato proprio il momento di inventarsi qualche cosa di speciale, la mossa vincente che possa dedicare soddisfazione ai compagni di squadra, ai propri tifosi. Infiltra il pallone servito da Leandro Calvano. Invece l'altro numero 8 della Sida, della Anthony Provenzale. Ultimo tocco prestato del giocatore maglia numero 14, Leone Marzuola.
Vai Momo, vai Momo! Il calcio di punizione per AQS Borgo Veneto. Bravo Mohamed Amin Echaik ad andare per primo, difendere il pallone, portare quindi il giocatore avversario a dover commettere fallo. Telecamera puntata proprio nell'area di rigore da parte di Valentino Campione. Andiamo a vedere se questo è appunto il momento dove si può anche applaudire la prima realizzazione della serata. Mi ha cuccato con il tendai degli sportivi, palla in mezzo! E c'è stata la rete proprio di chi ha calciato la punizione. Da quello che stiamo vedendo, i compagni di squadra che vanno appunto a congratularsi con Elia Cuccato, numero 7, giocatore nato il 14 di dicembre del 2007, lui quindi il primo marcatore della serata di finale. Questa è la finale per il terzo e quarto posto. Pallone rifiutato all'interno dell'area di rigore, abbiamo visto minimo 3 tentativi di deviazione, anche i centrali difensivi che cercavano appunto di allontanare, e il tutto ha ingannato invece Nicola Brigato, che si è trovato il pallone lì all'interno della sua area piccola senza la possibilità di andare a intervenire. Notata anche la classifica dei marcatori per vedere se Elia Cuccato era riuscito nelle partite precedenti ad andare in gol, invece si tratta della sua prima realizzazione. Ora tutti gli occhi puntati per capire quali saranno le... Campo Gaiana, nella zona dove opera Roberto Bisco. C'è fallo però nei suoi confronti, quindi calcio di punizione con sempre la vicinanza di Maddalena Stella, quelle che sono le situazioni dove si verificano i contatti. Calcio di punizione per AQS Borgo Veneto nel momento dove il Duomo cambia 2 effettivi in campo. Sta uscendo il giocatore con la maglia numero 11 al terzo da Pierantoni, ed entra Lorenzo Galletto, maglia numero 16, esce anche il numero 17 Matteo Formaggio ed entra il... Ci sembra di aver visto il numero 7, andremo a capire, anzi numero 15, quindi si tratta di Francesco Pisentini. Anche per la formazione dell'AQS Borgo Veneto, termina la partita di Meda Amin Echaik, numero 10. Ed inizia invece la prestazione in questa finale per il terzo e quarto posto del giocatore maglia numero 18, Daniel Palandro. Questo è il momento naturalmente per tutti gli effettivi di mettere in pratica quei buoni auspici che sicuramente saranno scattati già da questa mattina. Questa sera vado a Ceregnano e metto il pallone all'incrocio dei pali dove non sia veramente possibile per i portieri, anche quelli bravissimi, andare a deviare. Lo dicevamo appunto prima, il Duomo che ora pigia il piede sull'acceleratore per cercare le coordinate per portarsi in parità. E adesso viene a terra, non c'è spazio però per andare a calciare. Leandro Calvano trova questa punizione in suo favore. Il dai da parte degli sportivi del Duomo. Stanno dicendo Erika, non appena ritornerà al microfono la nostra co-conduttrice, sono certo che farà partire il coro Duomo, 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 Duomo. No, dai, aiutatemi! No, non mi aiuta, non si chiede nulla. Nulla, non è dovuto?
Poveri ragazzi, io vorrei fargli sentire un Si po' di esulta calore. solo quando c'è il gol. Eccola la punizione intanto per la formazione allenata da Alessandro D'Artuggia. Come imposta la rincorsa, il giocatore che sta per calciare, presumo, lo farà direttamente verso la porta. Il pallone che sfiora il fallo. E tutto il rammarico da parte di Aleandro da Calvano, che avrebbe voluto invece proprio trovare quell'angolo dove Niccolò Argenton in qualche maniera non ci poteva arrivare. Calcio di punizione che sarà in favore della formazione del Borgo Veneto. Sai Marco, sono stata laggiù, da una bar, e sono tutti con gli occhiali da sole perché hanno il sole puntato in fronte. Infatti, questa sera andranno a casa tutti più abbronzatissimi, sono in area. Libera, il proprio finito, il gol! Amici sportivi, è stata veramente deliziosa la metodologia con la quale all'interno dell'area di rigore ha liberato il proprio da sinistro. Hanno ragione i compagni di squadra ad andarsi a complimentare con colui che ha trovato, se vogliamo, anche la freddezza, perché in alcune situazioni, ecco a chi è dedicato appunto il gol, il saluto verso la tribuna centrale, quando ripetiamo che bisogna crederci nelle proprie potenzialità. Ci riferivamo anche a chi trova anche la lucidità nelle posizioni più complicate. Anthony Provenzale ha dato il gol, tanto da cose che sentite sono per Pietro Vego. Termina la sua partita il numero 9 della formazione di Alessandro Uncini. E porta invece anche le indicazioni ai compagni di squadra. Giocatore nuovo entrato, 2-0 per il Borgo Veneto. Subentrato da Giacomo Nicoletti, nato il 15 di aprile del 2009, uno dei tanti appunto 2009, come dicevamo prima, a disposizione del tecnico che ha in Stefano Gaino e in Marco Soragni, i suoi collaboratori. Ci sarà, cara Erika, la rete dell'accorciamento delle distanze da parte del Duomo o invece sulle ali dell'entusiasmo avremo il 3-0 per il Borgo Veneto? Oddio, io non vedo attenzione! Non bisogna dire niente. Non so, paura di votare da una parte, Bisogna trovare io il spero. tempo di far partecipare il pubblico e quindi uniamo le suscettibilità. Dai, insomma il Duomo ce la deve fare. Il Duomo deve giocarsi tutte le sì. carte a sua disposizione, deve appunto trovare il modo di riaprire in campo la partita. Intanto vedete lo scatto da parte di Maddalena Stella, perché al di là naturalmente di tutti gli aspetti, l'incolumità dei giocatori è la fondamentale. Sì. Quando tutto va bene significa che non c'è stato, anche se nel gioco del calcio c'è il contatto fisico e ci possono essere gli infortuni. Dispiace che questa sera un giocatore della Queste Borgo Veneto non disputa questa finale per il terzo e quarto posto perché è stato espulso, e sai perché? Per una parolaccia. E anche il comportamento è fondamentale, quindi in campo bisogna cercare di dare sempre il buon esempio. E di portare rispetto. E di portare rispetto, quindi purtroppo, ma vedrai che la prossima volta, insomma, anche se l'immagine sarà stata così spontanea, una cosa magari di poco conto, però purtroppo gli arbitri, come giusto che sia, fanno rispettare il regolamento. E abbiamo la velina. Calcio di punizione in favore del Duomo, c'era stata la perfetta scelta di tempo da parte di Matteo Comina Chiaramonti, intervento appunto in anticipo, il batti 5 con chi ha commesso il fallo, Anthony Provenzale, autore, lo ricordiamo, del gol del 2-0. Si salta all'interno dell'area di rigore perché prima i ragazzi
del Borgo Veneto avranno sentito che in qualche maniera in questo momento la nostra bandiera sventola favorevolmente per il Duomo per animare appunto la partita, e allora per loro invece il compito principale è quello di far terminare la partita a Niccolò Argenton senza prendere gol. Vai, bravo Mattia. Calcio di punizione per il Duomo, quasi tutta riversata in avanti, la formazione in maglia giallo-blu, la punizione di Mattia Bedendo. In un fazzoletto di terreno, come vedete, ci sono ben 4 giocatori operativi per andare a separare il pallone dal controllo di Massimiliano Caruso. Questo è il classico fallo da tergo, e quindi giusta la decisione della direttrice arbitrale, il calcio di punizione e anche il cartellino giallo nei confronti di Massimiliano Caruso, vice capitano della formazione del Duomo. Genesta vive il gesto di Elia Cuccato, c'era Francesco Oliviero che voleva appunto il pallone, invece il segnale di chi calcerà la punizione dopo questo cambio è stato quello di andare avanti. Niccolò Argenton intanto la partita sicuramente la termina da imbattuto, il portiere del Borgo Veneto che lascia lo spazio a Shaba Alex. Si tratta del giocatore più giovane del Borgo Veneto, nato il 20 di settembre del 2009. L'avevamo notato subito prima nella lettura delle formazioni. Non ci sono oggi compleanni, quindi non c'è nessun giocatore da andare ad applaudire anche sotto questo punto di vista, però è sempre un aspetto al quale io ci tengo a sottolineare, anche perché la classe di competenza di questa sera è del 2007, ma quando ci sono del 2009 in campo significa che si stanno appunto bruciando bene le tappe e si sta giocando con 2 anni di anticipo con i più grandicelli. Si intuisce proprio dall'atteggiamento dei giocatori del Borgo Veneto che c'è quella voglia proprio di non concedere nessuna possibilità agli avversari di riaprire la partita. Senti i profumi, le piadine. Mamma mia, mi viene un Mamma mia. languorino. Stanno arrivando, ci guarda questo signore perché dice ci sembrava strano che finora Marco Lanza non ha ancora parlato delle specialità gastronomiche, noi siamo abituati a farlo appunto un po' dappertutto. E poi sono venuti su con le patatine, sono qua in tribuna. Esattamente. Si sentano. Per la rimessa laterale Francesco Oliviero. Bellissimi naturalmente i commenti da parte degli sportivi in tribuna centrale. Pensa che in una manifestazione, che credo la maggior parte anche degli amici conoscano, che è quella del torneo giovanile di Solesino, c'è anche lo schermo gigante. E c'è la moviola in campo. Quando qualcuno dice, come nel caso di prima, non era uscita completamente la sfera, e allora l'operatore fa vedere e dimostra che tante volte appunto chi è in campo vede meglio di chi è in tribuna, e chi è in linea anche proprio con la striscia vede meglio di chi è nei gradini. Però ci vuole appunto lo schermo gigante, ci vuole questo particolare. Quindi io mi rivolgo al nostro cameraman ufficiale, mi rivolgo al canale YouTube Urca Network Valentino. Piazzami lì il prossimo anno per la seconda edizione uno schermo gigante e facciamo la moviola in campo, ok? Questo è il tuo obiettivo del 2025. Chissà. La velocità con la quale Mattia Bedendo è andato a raccogliere il pallone ci fa capire proprio che quelli del Duomo hanno tutte le intenzioni di andare a superare il portiere avversario. Il tempo c'è, l'abbiamo visto anche recentemente
a livello internazionale come le partite possano cambiare nell'ambito di 3 o 4 minuti. Prima non ti ho trovato preparata su Albano Romina Paolo, vediamo se invece quando dico è tutto un attimo. Ti viene in mente Anna Oxa o no? Sì? Oh! Sì, ma sai che cosa? Io ho una deformazione, che prima di pensare che la canta vado a pensare alla... questa è la mia deformazione. Anche nel calcio le cose possono cambiare nel battito di pochi istanti. Intanto termina la prestazione e c'è l'applauso per il giocatore maglia numero 7, Elia Cuccato, è stato l'autore della prima rete per questa partita che vale la terza posizione nella classifica generale. Entra il numero 20 Enrico Costantin. Giocatori che sono andati in gol questa sera sono stati Anthony Provenzale numero 8 e via Cuccato da numero 7, Provenzale che sale a quota 3. Wow! E quindi questo lo diciamo per chi segue l'evoluzione della classifica dei marcatori, è andato a raggiungere Alessio Maghini, 3 gol per questi due giocatori. Quindi al momento abbiamo un po' di merito. E cosa succederà nel caso ci siano due cappocannonieri? C'è la sfida dei gol? Si potrebbe fare, se ti prende uno solo come fai? Di solito vai più giovane. Però, Dici? sì. Questo io non lo so, Sì. sono nuova in questo settore. Di solito vai più giovane, però per rendere tutto più bello si potrebbe dire mandiamo in porta il miglior portiere della manifestazione, calciamo 3 rigori a testa e chi vince porta a casa il trofeo del Questa è campionato. un'idea. Ma quale idea, direbbe Pino Danzoni? Ma guarda, queste cose mi piacciono tantissimo. Io le ho notate già dalla prima volta che ti ho visto presentare, che fai sempre dei richiami con le canzoni ed è fantastico, è fantastico. Per la rinuncia laterale, intanto la formazione della QS Borgo Veneto, perché visto che tutto può cambiare in un battito di ciglia, meglio andare a realizzare anche la terza rete in questa partita che vede appunto non solo spesso e volentieri in possesso palla, ma anche riversati tutti nella metacampo avversaria, con la spinta, la forza. Complimenti anche al preparatore atletico, perché i ragazzi si vede che hanno i 70 minuti in tranquillità sulle gambe. Si rialza Matteo Comina Chiaramonti, che era stato colpito duro in precedenza, si prende il gioco con la punizione battuta da Alberto Capitotto. Raccomandazione l'avete sentita da parte del portiere Alex Sciapa per la sua difesa. Anche per lui a questo punto c'è veramente l'idea di uscire dal campo senza prendere gol, dare appunto anche questa soddisfazione al proprio gruppo squadra. L'intendimento invece di quelli del Globo a rendere incandescente il finale. Per fare tutto questo bisogna realizzare almeno una rete. Il citato Alberto Caino, il vai Alberto di poco fa, io credo sia fondamentale, insomma, sentire anche questa presenza da parte dei tifosi, ti dà una forza in più. Come Ovo Martina, tu sei giovane, non te lo ricordi? No, questo lo La colazione con Ovo Martina e riparlevi di slancio. Mi ricordo anche la pubblicità, mi ricordo anche il colore. Si alza intanto la bandierina, vedi che lì noi non possiamo dire se la palla è dentro o fuori, perché ci dobbiamo fidare ciecamente, Certo. credere ciecamente, come direbbe appunto la Donatella Rettore, all'operato di quella che è la collaboratrice davanti alle panchine, quindi la prima degli assistenti, Benedetta Fugalli. Qua non si vede assolutamente niente di quello che succede là. Sulle ali dell'entusiasmo, a trovare lo spazio per seguire i compagni di squadra, tentava di piazzarla Francesco da Oliviero. C'è spazio
per poter avanzare. Tutto di velocità, deve fermarsi, bloccare la sua azione. Andiamo. Con tranquillità, ancora una volta si propone, riceve un po' il faro del centrocampo, Alberto Caino, capitano, giocatore di grande carisma della formazione andata in campo questa sera, mister Alessandro Uncini. Richiamata l'attenzione della direttrice arbitrale Maddalena Stella, è il momento di andare ad applaudire ancora un protagonista della partita, ovvero Francesco Oliviero, ed andare invece a salutare il migliore dei modi Leonardo da Damiazzo, anche lui nato a dicembre, 10 dicembre 2008, il giocatore con la maglia numero 15. Se questa è la festa appunto del calcio giovanile, perché il mese di dicembre è il più bello in assoluto? Che ci sono le festività, i ragazzi non vanno a scuola e poi quando si ritorna invece sui banchi di scuola, qual è la cosa che ti dà appunto da più sprint per affrontare quelle che sono le insidie dei pomeriggi? È il gioco del calcio, non vedi l'ora di prendere il dorsone, andare agli allenamenti, andarsi a confrontare con i propri compagni di squadra, preparare appunto le partite del sabato. Palla servita in profondità, vediamo se c'è la possibilità di avanzare per Gianmaria Merlin, capitano della formazione del Duomo. Trova invece il muro alzato da parte della difesa del Borgo Veneto. Enrico Costantina. La rimessa laterale per la formazione del Duomo. Batte Matteo Baroni. Ma non è facile quando tutti appunto i compagni di squadra sono controllati, non è facile trovare la soluzione per poter arrivare con velocità e facilità all'interno dell'area di rigore. Altri applausi per protagonisti che terminano il proprio incontro. Sta entrando il numero da 16, Francesco Spadone Castellano, maglia numero 16 appunto per questo giocatore. Bella l'uscita invece del protagonista che stiamo cercando di individuare, la stretta di mano con l'allenatore avversario. Tutto molto corretto in campo, nonostante Erika, e questo lo dico a te che sei appunto da un genitore, nonostante a volte siano stati più sottolineati, diciamo, i falli delle cose fatte bene, come se nel calcio la cosa più importante fosse quella che ogni partita deve essere perfetta dal punto di vista arbitrale e se non ci sono invece i grandi gol e le grandi giocate fa lo stesso. Io invece la vedo completamente diversa, insomma, mi piacerebbe magari 3 o 4 errori arbitrali a partita, ma vedere una quindicina di cose belle. Sì, qualche azione importante, insomma. Esattamente, ecco, io parteggio proprio per queste soluzioni e se ci pensi sono proprio le cose più importanti, no? Gli arbitri non andrebbero mai criticati, se non ci sono gli arbitri le partite ufficiali non esistono più e quindi si ritorna a quelle che sono le grandi conversazioni che facevo io quando ero ragazzo, quando giocavamo appunto senza arbitro nelle calli, nelle spiagge e a volte si diceva era fallo, no, si può continuare e avanti così fino all'ora di sera. Tutta la caparbietà intanto anche da parte di Massimiliano Caruso che intuisce che ormai stanno passando i minuti e tutto diventa più complicato per andare a prendersi quelle soddisfazioni che anche i giocatori di Alessandro Tuggia avrebbero voluto da questa partita, ma va bene ugualmente così. Eccoli ad attaccare, la scelta perfetta di tempo per l'intervento da parte del centrale difensivo Damiano Baldoin, poi lotta sul versante di sinistra
Matteo Baroni, ripresa del gioco con la rimessa laterale in favore della formazione del Duomo. Siamo certi che per quanto riguarda Alessio Maghini sarà già arrivata l'informazione a bordo campo che da Provenzale è andato in gol, quindi nella finalissima Alessio Maghini, se vuole portare a casa il premio di capocannoniere, dovrà realizzare almeno una rete. E tra poco lo scopriremo. E lo scopriremo. Intanto c'è già questo motivo, oltre alla sfida tra le due formazioni che hanno guadagnato la finalissima, c'è anche questo motivo ulteriore da seguire nei prossimi 70 minuti. La danza sulla sfera da parte di Mattia Bedendo prima di trovare, attenzione alla conclusione, buona l'idea da parte di Massimiliano Caruso. Due giocatori erano già pronti lì a portare insidie e allora meglio giocare di portare il pallone velocemente a centrocampo. Opera bene Anthony Provenzale, autore della rete del 2-0 per l'AQS Borgo Veneto. Ancora protagonista, mentre è proprio la direttrice arbitrale che invita quasi a mettere fuori la sfera, il giocatore che era rimasto a terra, compagno di squadra. Giocatori che sono fatti di ferro, sono fatti di gomma, però qualche volta, come state vedendo anche in questo caso, c'è il rammarico di andare a subire anche dei colpi abbastanza consistenti, ma immaginiamo che non vorrà nella maniera più assoluta non dare il proprio contributo, continuare quindi a farlo per i prossimi minuti. Riccardo Caggiano, giocatore con la maglia numero 14 della QS Borgo Veneto, pronto proprio lì a guadagnare il centro del campo per ritornare nella parte conclusiva della sfida ad inserirsi nell'11 dei propri compagni. Con tranquillità il portiere, un retropassaggio che sembrava effettivamente corto e poi la commessa situazione successiva di fallo nelle battute conclusive quindi della finalissima per il terzo e quarto posto. Ricordiamo a coloro che da poco sono giunti in collegamento con il canale YouTube Urca Network. Salutiamo ancora una volta Valentino Campione, Cinzia Scaranello, 2-0 per la QS Borgo Veneto. Voce di coordinamento parte del portiere chi compone con 3 effettivi la barriera. Non c'è la deviazione da parte di un compagno di squadra, sono problematica quindi per Alex Sciaba. Anche per lui a questo punto, per quanto riguarda la partita, c'è la soddisfazione di aggiungersi a Nicolo Argentona. E questo lo dico perché ancora non è stato valutato a consegnare il premio del miglior portiere della manifestazione e a volte anche oltre le belle parate può essere anche importante non prendere gol. Non è che dovete consegnarla? La richiesta da parte dei tifosi è stata quella di andare a continuare da sola l'azione, ma non c'è tempo per farlo, perché termina la partita finale per il terzo e quarto posto con il risultato di 2-0. Vince la QS Borgo Veneto, gol che sono stati realizzati da Elia Cuccato e da Antonin Provenzale. La setta
di mano da parte di tutti i protagonisti. Credo, Erika, che sia stata veramente una partita bella, gradita dagli sportivi e anche da chi ci sta seguendo da casa. Penso anch'io, penso anch'io. Voto in pagella. A livello di partita. Io vado a votare i tifosi. Vado a votare la tifoseria e così in maniera diplomatica me ne esco. No, bisogna tenere il voto alto per Pisa. È vero che la finale per il terzo e il quarto posto ha un grande valore, lo abbiamo ricordato all'inizio appunto della sigla, però spesso e volentieri le motivazioni appunto sono non altissime. I ragazzi invece sono comportati molto bene. È come un tecnico preparatore dei portieri, quando i portieri della sua squadra non prendono gol, lui c'ha questo volto serafico, sorride sino naturalmente a mezzanotte. Se ti mangi una piadina, sorridi sino al giorno dopo. Quindi fondamentale. A tra poco per presentarvi, tornando naturalmente seri al 100%.
queste figure che sono fondamentali. Si comincia intanto a riempire la nostra tribuna centrale e tra poco, quando vedremo appunto dal termine dell'appello da parte della terra arbitrale, sarà il segnale che tutto sarà pronto per arrivare al centro del campo. Beh, dai, insomma, sì, vai tranquillo. Sì, sì, cambia. Sì, 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 io l'ho preso. Sì. No, no, io l'ho preso, sì. Ma lo vuoi fare cambiare? Guarda,
primo e secondo posto. Memorial Luca Pavarina, vi presento i protagonisti di questa sfida che sarà diretta dal signor Mattia Saldanin della sezione AIA di Rovigo, gli assistenti Mauro Rossi e Manuel Ventrella. Formazione dei 10 martiri con la maglia numero 1 Giacomo Duoli, 2 Francesco De Luca, 3 Filippo Guerra, 4 il capitano Tommaso Bizzarri, il numero 5 Luca Cedolin, numero 6 Michel Benomar, numero 7 Nicola Ricchieri, numero 8 Perez Berberrieri, numero 9 Alessandro Ferrari, numero 10 Leonardo Vincenzi, 11 Francesco Ortese, 12 Simone Pulga, 13 Daniele Musteata, 14 Manuel Tomasi, 15 Ettore Ferrari, 16 Paolo Michelini, 17 Nila Ryan Valford Comenie. Allenatore il signor Nicola Cervone, i collaboratori sono Ennio Bizzarri e Sergio Cedolina. Formazione dell'Union River. Con la maglia numero 1 Luca Mancin, 2 Tommaso Destro, 3 Matteo Campion, 4 Lorenzo Pavarin, 5 Matteo Piccolo, 6 il capitano Edoardo Goldin, 7 Eric Tomasello, numero 8 da Angelo Pasqualotto, 9 Alessio Maghini, 10 Nicolò Savioli, 11 Filippo Giatti, 13 da Itian Clifford Uden, numero 14 Riccardo Maghini, 15 Gabriele Cargiuro, numero 17 Filippo Giolo, 18 Peter Christian Wizzo, numero 19 Simone Piras. Allenatore Vincenzo Cargiuolo, il suo maggiore collaboratore Riccardo Piras e Coletta De Lauro. Ascoltiamo, gentile pubblico, l'inno nazionale. Tutta la concentrazione di quelli che sono i protagonisti della sfida. L'applauso da parte dei sostenitori, tutti pronti naturalmente per andarci a vivere le emozioni, le belle giocate, il dar seguito a tutte le aspettative giornaliere da parte dei protagonisti, perché siamo arrivati al momento appunto decisivo, qui ci si gioca il maggiore trofeo del primo Memorial Luca Pavarina, dopo quella che è stata la partita precedente, la bella appunto finale per il terzo e quarto posto con la vittoria dell'AQS Borgo Veneto. Ora invece si sfiderà la formazione di casa dell'Union River e la compagine dei 10 martiri. Tutto è pronto e anche l'emozione da parte appunto di Erika nel seguire questo atto conclusivo di una sfida che vede tanti protagonisti, tra tutti quelli che naturalmente anche qui rappresenti, ovvero i genitori. Pronti? I genitori qua sono emozionatissimi secondo me, ne ho visti tanti arrivare. Adesso giocandosi il primo e il secondo posto, ragazzi. Si gioca in 12 perché c'è naturalmente l'effetto da tifoseria che ti spinge a dare il meglio in assoluto.
E anche sottolineiamo il piacere di farci ascoltare anche da quelli che ci seguono da casa con Urca Network, con il canale YouTube, con le immagini di Valentino Campion e con Cinzia Scaranello che coordina tutto l'aspetto di quello che è ora il momento appunto più importante della serata. Seguiteci poi anche per quanto riguarda le premiazioni. È il momento del fischio d'inizio ufficiale per arbitrare, lo ricordiamo, è tutto della sezione Aia di Rovigo, Mattia Saldolin con gli assistenti che sono Mauro Rossi e Manuel Ventrella. Non cambia il regolamento, 35 minuti per tempo anche per quanto riguarda questa finalissima, e nel caso si termini in parità andremo direttamente ai calci da scegliere il miglior portiere, mentre per quello che riguarda il capocannoniere, dopo quella che è stata appunto la rete del giocatore della QS diventato alla pari, stiamo dando appunto un'occhiata proprio alla classifica generale dei marcatori per scoprire che Anthony Provenzale ha raggiunto Alessio da Maghini. Entrambi sono appunto gli atleti che stanno comandando la classifica, tanti però quelli che sono i papabili, quelli che sono in campo questa sera, che magari hanno realizzato una rete come Tommaso Destro o come Alessandro Ferrari, come Nicola Ricchieri, come Leonardo Vincenzi e come Mosteaca, protagonisti appunto di questa sfida. Non può più raggiungere invece il primo posto Alberto Pierantoni, che ha realizzato 2 gol, ma non è protagonista di questa sfida. In campo tra l'altro c'è anche il nipote di Luca Pavarina, e quindi una grande emozione anche nel sottolineare questo aspetto da parte degli organizzatori. Lorenzo Pavarina, giocatore con la maglia numero 4, per lui motivo in più, visto che chi veste la maglia dell'Union River, cercare di perorare magari per la vittoria con un bel comportamento, anche quello che è l'intento Erika di andare a dedicare appunto questo stadio prossimamente, il prima possibile, proprio a Luca. A Luca, esatto. Tra poco, anche se le situazioni ci fanno pensare che il pubblico maggiormente presente in tribuna è quello che andrà ad incitare la formazione di casa, tra poco faremo il censimento del tifo, perché noi vi vogliamo appunto coinvolgere nella maniera più assoluta quelli che sono gli sportivi presenti in tribuna centrale. Anzi, cominciamo proprio con l'applauso per l'Union River. Dove sono i tifosi e le tifose dell'Union River? Concentrate anche loro, ma pronti e pronte a far sentire il proprio incitamento per la squadra di Vincenzo Gargiuolo. Per via centrale, tentativo di avanzata da parte della formazione dei 10 martiri, in panchina invece con la Cervone a dirigere le operazioni insieme a Sergio Cipollina, il degno da Bizzarri. Va bene così, anche se le cose non vanno subito bene. Hai sentito i tifosi? Sì, Vasco Rossi. Questa volta ero preparato. Questa volta sono stato neutralizzato. Poi c'è un'altra bella canzone che potremmo citare questa sera, perché i vicini di casa, quelli che stanno seguendo appunto la nostra voce, staranno dicendo cosa succede questa sera in città, cosa succede appunto in campo, dove i fari sono accesi meglio che a San Siro, e c'è appunto la grande finale del primo memorial dedicato a Luca Pavarina. 0-0. Tanta voglia naturalmente di applaudire delle belle realizzazioni. La rimessa laterale in favore della formazione dei 10 martiri. Tocca ora alla formazione di Nicola da Cervone farci capire con quanti tifosi è arrivata qui a Ceregnano. Dove sono i tifosi dei 10 martiri? Facciamo un applauso per i nostri ragazzi in campo. Attenzione in campo.
specie di urla che stiamo sentendo non erano solo quelle dei tifosi dei 10 marchi, ma anche per accompagnare l'inserimento all'interno dell'area di rigore di Matteo Piccolo, nato il 18 di novembre del 2007, giocatore più giovane dell'Union River, e invece Nicolò Savioli, numero 10, è un 2008, nato il 27 di ottobre. Dalla parte opposta addirittura c'è un ex equo, perché Filippo Guerra e Daniele Muscheata, rispettivamente numero 3 e numero 13, sono nati il 17 di dicembre del 2007. Anche tu sei nata! Fantastico! Una bella coincidenza! Antonio! Cari ragazzi, vi voglio bene. Quindi tu sai, vengono premiati, e questo lo diciamo anche per gli arbitri, rimanete in nostra compagnia, le tre della terna arbitrale che hanno ben diretto la finale per il terzo e quarto posto. Premieremo tutti e 6 gli esponenti della sezione Aia di Rovigo. Per quello che riguarda la qualificazione alla finalissima, l'Union River ha ottenuto 6 punti nel suo girone, che vedeva la presenza del Borgo Veneto fermo a quota 3, invece la formazione di 10 marchi ha ottenuto 4 punti come il Duomo, perché lo scontro diretto era terminato con il risultato di parità 0-0, e quindi è valsa la differenza reti per poter arrivare a questa situazione. Il tie-dye da parte degli sportivi, la formazione di casa, sovrapposizione sulla corsia di destra con Matteo Piccolo, tende di capire a quale giocatore può affidare il pallone cambiando il versante del gioco. Diretta verso il vice capitano Eric Tommasello, il suo compleanno invece lo festeggerà questo mese, il giorno 24. Siamo all'interno dell'area di rigore, fa buona guardia, mettendo lontana per essere prigionieri. La giocata per la formazione di Union River. Piano piano la notte sta calando come un telo. Guarda il fascino di questa bella serata qui a Serignano. Stavi citando una canzone? E questa è una canzone di Baglioni, effettivamente. Guarda che ormai ti sto ascoltando bene, sto cercando di avere Tentativo di andare a concludere al volo, ha scelto bene il tempo per l'intervento di Nicolò Savioli, proprio il giocatore che ha contravventonato come il più giovane della truppa dell'Union River. Posizione più regolare, sulla riga della porta, mani sui capelli da parte dei tifosi dei 10 martiri, perché sembrava tutto fatto. Il pallone che era stato appunto scagliato scavalcando il portiere Luca Mancini, il pallonetto da parte di Nicolò Ricchieri. Ma ben 2 giocatori hanno scelto bene il tempo dell'intervento, quasi all'altezza della linea di porta. Allontanare il pericolo, intanto ancora l'applauso per Luca Mancina, il portiere che questa volta serviva mani aperte. Movimento da parte di coloro che cercano di dettare una soluzione, un passaggio per far arrivare pericolosità all'interno dell'area di rigore. Consigli che arrivano da parte dei tifosi per i propri giocatori, perché si vuole avere il piacere appunto di ottenere questa vittoria, il conseguimento, il portare a casa la coppa, il trofeo. Una volta, Emanuele, ti ricordi quando giocavamo noi, tenevamo la coppa una settimana a testa. Ora invece è diventato tutto più bello, perché la coppa viene tenuta nella sede della tua società, e quindi questo dà ulteriore valore, ti fa diventare più grande, capisci l'importanza dei colori che in campo vai a rappresentare. Ed è per questa ragione che Erika, oltre a fare tutto bene dal punto di vista tecnico, bisogna comportarsi bene, che sia un onore per tutti, per i genitori, per l'allenatore, per i compagni di squadra, per i dirigenti, dire guarda che bella squadra noi abbiamo sotto tutti i punti di vista.
rimessa laterale mostra Mattia Saganina, sarà in favore di 10 martiri. Qui giochiamo in casa e quindi Erika, tu dovresti saperlo qual è il ritmo del coro della tifoseria dell'Union Leader. Ma guarda, ogni volta cambia onestamente, sinceramente non è che ci sia proprio una regola per tutti. Ogni squadra ha già il suo coro particolare, quindi Sì, capiremo sì, sì. gli allievi under 17 cosa hanno preparato questa sera per far capire che in tribuna ci sono anche loro. Sì, poi adesso secondo me, come dicevo prima, sono concentratissimi i genitori, li sento veramente poco, perché sono lì che cercano di non perdersi nulla. Intanto la lucentezza dei trofei lì nella zona dove c'è la bandiera dell'Union River, dove ci sono tutte le coppe che andremo ad assegnare questa sera, insieme a quelli che saranno gli ospiti d'onore. Credo ci saranno tutti questa sera: il sindaco di Ceremiano, Registro Marchetti, l'assessore allo sport del comune di Ceremiano, Simone Pasqualona, il consigliere regionale della TGC, Argentino Pavanati, il delegato provinciale Luca Pastorello, e poi Roberta Vergo, moglie di Luca Pavarina, Gianluca, che è il figlio di Luca Pavarina. C'è calcio di rigore per la formazione del 10 martiri. Vai Mancio! Luca Mancini è incitato per la tifoseria di casa a cercare il miracolo. Questo è un punto che parte sopra la traversa. Cercate la presenza in Borghese e invece il prestigiato appunto da Luca Mancina, come hanno visto anche i tifosi da casa, palla sopra la traversa e bisogna dimenticare velocemente e ripartire. Questo è il segreto, per un motivo in più appunto per cercare di riscattare quella che poteva essere la situazione che incanalava la partita in favore dei 10 martiri. Vogliamo invece al confronto, esce molto bene sullo stretto, l'ottima giocata da parte di Leonardo da Vincenzi, che è prolungata da parte di Nicola da Ricciello. Bella la partita dal punto di vista del ritmo, perché siamo nella parte opposta, con giocatore che non riesce a trovare lo spiraglio per andare a calciare, Alessio Maghini. Tutto ok, intanto ha chiesto da Luca Mancina nei confronti del giocatore della formazione dei 10 martiri che era rimasto a terra, di prendere la sua posizione o continuare a dare il proprio contributo alla formazione migliore scelta da Nicola Cervone questa sera. Nicola Ricchieri, maglia numero 7, nato il 15 di settembre del 2007. Guarda che bello per noi, stiamo guardando la partita anche sullo schermo di Valentino Campione, che secondo me tifa per qualcuno questa sera Valentino, perché l'ho visto prima, quando c'è stata un'azione, l'ho visto un pochettino farsi coinvolgere. La troupe del canale YouTube che vi sta regalando appunto questa bella serata, anche per chi ci segue, lontano da Ceremiano. Stanno giocando la rete da parte della formazione dell'Union River. Tutti che saranno a complimentare al giocatore che ha trovato il tocco vincente, Alessio Maghini, numero 9, nato il 24 di marzo del 2007. Si sorride appunto in tribuna centrale perché ha giocato dei presenti, rappresentano la tifoseria di casa, e dopo il timore di passare in vantaggio con il calcio di rigore di poco fa, con invece la soddisfazione di poter applaudire Alessio Maghini, la rete dell'Union River. E ora vedremo cosa succederà per quanto riguarda l'economia di questa sfida. Sbloccata quasi in apertura, tanto da giocare, tante opportunità per 10 martiri. Cosa Cervone?
Grande entusiasmo, facendo alzare tutte le componenti della tribuna centrale, la porta. Adesso Maghini potrà portare il pallone davanti, vennero giocabile anche per Filippo Girati. Giacomo Dioli, non c'è fretta, dice il portiere della formazione della 10 Martiri, bisogna riorganizzarsi dopo le emozioni che avete subita in seguito a quella che era stata la grande opportunità per andare in vantaggio. Ma tutto con calma, mantenendo il controllo di palla, capitano della formazione dei 10 Martiri, Tommaso Pizzarri, anche in questa partita come era successo in precedenza, ritmo buono, subito è diventato fondamentale per chi deve recuperare appunto la situazione, cercare di farlo da subito. Francesco De Luca, il giocatore più legato a provare Adesso va. Luca Mancina. Se noi facciamo il censimento del tifo, Carana, Erika, naturalmente per capire come, diciamo, è composta la componente dell'entusiasmo della tribuna centrale, ma noi questa sera facciamo anche qualche cosa di più, perché facciamo una dedica. È arrivato un amico speciale in tribuna centrale, perché teniamo questa zona d'attacco da parte di Junior River, con un pallone che porterà un calcio d'angolo. Stavo dicendo, c'è un saluto per il mister della formazione dell'Union River. No, noi come Union River vogliamo salutare mister Giuseppe, scusami, detto Pino Zuolo, cresciuto nelle giovanili della Riese, è appena arrivato in tribuna, lo vogliamo salutare perché è un carissimo amico. Assolutamente sì, quindi facciamo questo nostro saluto, sempre parlando delle vecchie glorie, sempre parlando di chi ha dato tanto al calcio appunto del passato, con il settore giovanile e anche con le prime squadre. Pausa confuso intanto per chi ha portato l'azione di ripartenza della formazione dei 10 Martiri. Grande lancio, dai. Aspetta, giocare con noi. Perché l'altra rimessa? Perché non ha un arbitro handicapato. Proceda la situazione per dover intervenire, l'ho fatto capire prontamente a Pizzerganina, stava cercando di impugnarsi all'interno dell'area di rigore per liberare il proprio tiro Filippo Girati. Successivamente invece buona scelta di tempo da parte di Giacomo Dioli, il portiere che ha brancato in presa. E poi, avevo capito anche prima, non ci voglia assolutamente di perdere degli istanti dell'economia della partita. Abbiamo visto appunto proprio da parte di Francesco Ortese ai propri compagni di squadra, dare ritmo alle proprie azioni, non avere nessun attimo di pausa, perché il valore degli avversari è notevole, ma si deve cercare appunto di vincere. State libero? Ma non è ancora finito, Un saluto anche a Luca Pastorello, stiamo vedendo la presenza di chi sarà uno dei 6 premiatori della parte conclusiva della manifestazione. Andremo naturalmente ad avere il saluto
anche da parte delle autorità cittadine, oltre che di Luca Pastorello, che è delegato provinciale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Questa bella serata di maggio ci sono veramente da tutte le situazioni per far capire appunto ai ragazzi in campo l'importanza di quello che stanno vivendo. Adesso Martini, dai per lui, per poter andare avanti, per poter calciare, lo fa bene. Un giocatore con la maglia numero da 15, riposati, voleva il fallo lontano, probabilmente perché si sono già resi conto i giocatori dell'Union River delle qualità di Giacomo Dioli, quindi bisogna cercare di mettere il pallone dove Giacomo non ci può arrivare. Viene la partita? Senti gli apprezzamenti per le piadine, vedi? Quindi è proprio una festa sotto tutti i punti di vista. Ma io ringrazio tutti i miei colleghi dirigenti che si stanno adoperando là sotto a fare le piadine, le patatine, a spinare birre, bibite e quant'altro. Come la completa di quello che è il proprio contributo che viene dato all'Union River, anche perché da proprio operativi ci sono i dirigenti, quindi in questo ruolo ulteriore, non solo bravissimi nell'organizzazione, bravissimi in campo dal punto di vista tecnico, ma anche per questi particolari. Oh, macchina, cioè sono arrivati in macchina e parcheggia. Danno un'occhiata a quelli che sono stati appunto dei risultati precedenti. Ricordiamo che l'Union River è andato in rete 4 volte contro il Borgo Veneto, 2 volte contro l'Union. Per quanto riguarda invece 10 martiri, 0-0 contro il Duomo e 4-0 contro l'Olanda Volley. Quindi questa sera per la formazione di Nicola Cervone è stata anche la prima rete incassata. Doppia valenza, doppio valore quindi di quello che è stato il gol realizzato da Alessio Mazzini. Vedremo se sarà il gol decisivo della No, è manifestazione. falsissimo quel sacchetto. Voci che arrivano dal campo perché è importante anche coordinarsi. A volte anche una piccola segnale vocale fa capire ai portatori di palla dove si trova appunto la soluzione migliore per poter scaricare la palla, per imbastire in maniera armoniosa l'azione d'attacco. E le azioni armoniose belle d'attacco sono quelle accompagnate anche dal dai dai da parte dei tifosi. Attenzione, Nicola Savioli, ora tocca Alessandro Ferrari. In avanti un pallone poi custodito nella sua uscita, tentativo più che altro da parte di Niccolò da Ricchieri. Guarda che se viene qua. Ancora una volta perché sappiamo che sono le presenze anche degli amici sponsor in tribuna centrale, ancora una volta il nostro ringraziamento Air Maker Building Service, Canto Libreria Fabio Fabbri, M2 Sicurezza di Mario Midilin, la Mais, Commerciale Rizzo, Silicon Tech, Cartotecnica Senigallia di Marina Senigallia Company, la CZ Energy, Edis, Lab Control, la Brico, ok, e poi Big Fitness Club. Questi naturalmente i componenti speciali della squadra di sostenitori del primo Memorial Luca Pavarina. Contrattualità, a cercare di mettere ordine, apertura, posizione però da fuori gioco, si alza la bandierina dell'assistente arbitrale, in questo caso si tratta di Manuel Vintrella, una questione di centimetri però sembrava appunto andare effettivamente qualche centimetro più avanti rispetto alla linea immaginaria, il giocatore spiccato sulla coscia di sinistra cercando di fare un contributo della formazione di 10 metri. Si devono cercare anche queste soluzioni per impensierire Luca Mancini.
Chissà chi sarà stata trasmessa quella forza che abbiamo sentito poco fa, a quale giocatore, a quale squadra, perché le tifoserie stanno guardando la partita insieme. Qualcuno di qualche trasmissione televisiva direbbe vicini, stanno guardando la partita. Il bello appunto del calcio giovanile è questo, nulla che divide, tutto che unisce. Poi è chiaro, è successo qualche volta a qualcuno che poi a fine partita mi diceva, non dico mi rimproverava, ma piacevolmente sottolineava che l'importante è vincere. E mica sempre così, insomma, soprattutto nel calcio giovanile. L'importanza per una squadra è quella di fare tutto per bene. Poi, se trovi qualcuno che riesce a fare qualche cosa meglio di te, con il Cervone, c'era stato anche l'ultimo tentativo da parte di Luca Mancini di affrontare il pallone in presa. Applausi, ben tifosi, come canterebbe Umberto Tozzi, ma pure Marcella Bella. Il gol del pari è nell'aria. Questa non la conosco. E domenica tu chissà che cosa fare. Diceva così Marcella Bella, nella sua nell'aria. Dopo due occasionissime, gol del pari, effettivamente. Potrebbe essere nell'aria per i ragazzi di Nicola Cervone. Fortunati intanto coloro che seguono la partita da casa, perché stiamo vedendo tutto l'impegno da parte di Valentino Campione, ma la stiamo guardando anche noi la partita sulla telecamera, e quindi c'è il grande fascino di un'immagine nitida, sempre il tempo del gioco. Sandro Ferrari cambia dalla parte opposta, non c'è fallo nei confronti di Francesco Oltese. Tifosi che non riescono a rimanere fermi, ogni tanto c'è un'occhiata da parte mia, stanno vivendo giustamente anche loro la partita. Entrata subito nel vivo, quindi complimenti ai ragazzi che hanno saputo renderla tale. Si rialza intanto Francesco Oltese, anzi si trattava di Filippo Giatti, giocatore con la maglia numero 11 dell'Unione Libera. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Sul santo posto, nazione che stava vedendo protagonisti praticamente i due numeri 7 della sfida. Chi ha bloccato l'azione? Eric Tomasello e l'Unione Libera cercava invece di far arrivare a lui quel pallone, utilizzarlo per bene, ovvero da Nicolò Ricchieri. C'è il microfono lì da live. Prima io ho dato il filo all'arbitro. Sono emozioni naturalmente di questa sfida, ma anche il dover mantenere la calma. Infatti l'abbiamo sentito proprio, Calma, raga. questa raccomandazione da parte degli sportivi che hanno percepito anche in quel veloce cambio di scambio di idee appunto tra i contendenti in campo. Frenesia da parte dei giocatori 10 marchi, dopo averla sfiorata in buone occasioni, andare a trovare appunto la situazione del pari. Coloro che da poco sono giunti invece in nostra compagnia, diciamo che qui a Cereniano, quello che riguarda la finale del primo Memorial, Luca Pavarina in vantaggio, la formazione di Lupo Rivera 1-0. Grazie anche alla Alessio Mattini, numero 9. Ancora pericolosità! Il carriere si ha fatto letteralmente la barba al palo. Tiro di prima intenzione da parte di Eric Tomasello, sembrava cosa fatta, ci aspettavamo un po' tutti di vedere la rete gonfiata, invece il pallone che esce con lo sguardo già con il Diori, si è vista brutta, il portiere numero 1 della formazione di Nicola Cervone. Si rimane 1-0, avanti sempre, Unione Libera.
svolta con caparbietà tutto l'impegno da parte di Nicolò Micheli, ben riuscito a mantenere giocabile il pallone. Certamente che non mancano, quindi siamo veramente felici che i giocatori in campo abbiano il sostegno da parte di tutti. Una parola che un tempo veniva più usata, la grinta, in campo ci vuole la grinta, il credere appunto anche nelle proprie potenzialità, il lottare fino alla fine, ardentemente. Il mio portiere, vedo ancora non completata quella casella. Quando arriva Emanuele Destro qui in cabina regia, io guardo soprattutto quello del portiere, quindi se stanno ancora giocando anche i protagonisti in campo, Giacomo Bioli, numero 1, 10 Martiri, ma ricordiamo anche Simone Puglia che è il numero 12, Luca Mancini, numero 1, Union River. In panchina invece non c'è il 12esimo per la formazione di casa. Gravitissimo da parte dei tifosi anche il lavoro di Disneyenti, si scomoda all'interno dell'area di rigore perché si voleva appunto trovare la posizione migliore per la deviazione. Quando ti arriva invece qualche telefonata in questo momento, quando sei in tribuna centrale a seguire la partita e chi vuole sapere come sta andando. E allora noi ricordiamo, mentre si va al riposo per la conclusione del primo tempo, ricordiamo che tutto si può seguire, canale YouTube, Turca Network, Valentino Campione, Cinzia Scaranello, tra poco saremo in vostra compagnia. Allora, no, rotto i coglioni! 1-0, Union River, gol di Alessio Madini.
Siamo tornati in cronaca diretta con il canale YouTube The Network. Ringraziamo i nostri operatori, il campione Scaranello, ringraziamo Ecca Cavallaro qui della cabina stampa. I ragazzi della formazione dei 10 martiri stavano aspettando già da qualche minuto, non vedevano l'ora di riprendere la partita il secondo tempo. Prima le raccomandazioni da parte di Nicola Cervone e poi tutto l'impeto per andarsi a giocare nella maniera migliore i 35 minuti del secondo tempo. Per coloro che da poco sono giunti in nostra compagnia, ricordiamo l'Union River è in vantaggio per 1-0, il gol è stato realizzato da Alessio Maghini, 4 gol per lui in questa manifestazione, messo fuori gioco praticamente Anthony Provenzale della Borgo Veneto che si ferma a quota 3, mentre potenzialmente i giocatori dei 10 martiri o anche lo stesso Tommaso Destro, nonché tutti i compagni di squadra dell'Union River, nel caso ci fossero tantissimi gol, altri gol in questa manifestazione, potrebbero appunto mettere in pericolo lo scettro di Alessio Maghini, che con 4 reti in questo momento è il capocannoniere che si porterebbe a casa il premio del miglior bomber del torneo. Rimane invece ancora incompleta la casellina che riguarda il miglior portiere. Evidentemente ci sono altre cose che dobbiamo vivere insieme per capire chi vincerà questo premio. Per l'arbitrale invece si porteranno a casa ben 6 premi direttori questa sera. Salutiamo le componenti della terna che vedo in tribuna centrale a seguire appunto la partita, perché anche per loro ci sarà il piacevole premio per la partecipazione fatto dalla tifoseria e anche dai dirigenti dell'Union River. Che succederà? Che succederà in questa seconda parte di partita? Lo chiedo da Erika. Anche solo di parte? No. Come deve finire l'incontro? 4-3 come Italia-Germania. No. Basta l'1-0 per l'Union River. Vincerà la freccia del sorpasso la formazione dei 10 martiri. Tutto questo noi siamo privilegiati, lo vedremo appunto e lo commenteremo qui in diretta dal campo che speriamo quanto prima sarà dedicato a Luca Pavarin. Ricordo avremo le premiazioni con la presenza anche del sindaco, ma sarà mio compito appunto chiederlo proprio al signor Gisto Marchetti e anche all'assessore allo sport Simone Pasqualone, chiedere appunto l'iter di richiesta se sta procedendo perché lo vuole tutta la città. Il bravo Matteo che porta il pallone avanti, Matteo Piccolo bloccata la sua azione dall'altro numero 5 della SIDA, ovvero Luca Cedolina. Ricordiamo naturalmente che il presidente Luca Pavarin è stato il numero 1 della società del Medio Polesine per tanti anni, purtroppo è venuto a mancare prima di Natale. Tutti lo stanno appunto ricordando per le sue quante capacità. Ha pianato il pallone in presa in 2 tempi da Luca Mancina, che ha individuato, diciamo, gli organizzatori del torneo, i componenti del comitato in tribuna centrale, ha dato un'occhiata, come dire, cosa deve fare un portiere per vincere appunto il premio di miglior atleta tra i pali della manifestazione. Vedremo, insomma, anche Luca Mancina è lì, grazie alle sue belle parate di questa sera. Suspense. Ritmo elevato e lo sarà sempre di più, lo vedrete appunto nell'ambito di questo secondo tempo, perché ogni istante diventa prezioso per i ragazzi dei 10 martiri che hanno già mostrato di avere le caratteristiche per rendersi pericolosi all'interno dell'area di rigore. La voglia è quella di andare appunto a superare Luca Mancina. Per l'Union River Sognoni invece i ragazzi di casa aspettano proprio quelle situazioni, magari complice anche qualche metro in più concesso dagli avversari, si potrà tentare di mettere in cassaforte la partita.
Una delle altre terminologie che vengono usate spesso dai giocatori in campo, dai difensori soprattutto, se non proprio dal portiere, torna. Quando bisogna tornare appunto a coprire dopo la sortita in attacco, bisogna andare a ricoprire la propria zona di competenza, perché già gli avversari sono forti, figuriamoci se tu concedi qualche metro di azione in solitaria, tutto diventa più complicato. È vero che Biagio Antonacci diceva non è mai stato facile, non è mai stato subito, però in campo bisogna sudarsene appunto le situazioni e non bisogna dare la possibilità di avere quel tappeto rosso di poter vincere la sfida semplicemente perché si è avanti per 1-0. Vedi, torna indietro. Beh, ci come tiri. E se prima abbiamo salutato Luca Pastorello perché lo abbiamo visto da lontano in tribuna centrale, invece c'è Argentino Pavanati, che vorrei appunto invitare. Argentino, vieni a nome di tutta la regione, vieni a portare il tuo saluto e l'impressione anche per quanto riguarda l'organizzazione di questo torneo. Argentino Pavanati che ha appunto l'opportunità di andare a presenziare in parecchie manifestazioni e a poterne appunto gustare la qualità. Ecco, Argentino, un microfono per te. In notturna, il clima delle grandi occasioni, il fascino di questo torneo che era l'esordio dedicato a Luca Pavarina. I motivi di riflessione sono veramente tanti. Veramente torneo di Luca Pavarini che sicuramente merita queste manifestazioni per il merito che lui ha dato allo sport, in particolare al calcio, insomma, ecco, quindi si merita tutta la voglia di presentare la sua immagine, la sua forza, insomma, ecco, che aveva, questo lo sta a dimostrare, ed è giusto dedicargli questi tornei. Complimenti quindi alla società dell'Union River. Ragazzi in campo molto corretti, c'è il clima delle grandi occasioni, quindi sono tutti quanti particolari, visto che ci stiamo avviando verso la conclusione della stagione 2023-2024, sono tutti particolari che ci fanno pensare che è stato Argentino veramente un bel anno in generale per il nostro calcio da Veneto. Sì, è filato tutto al lato dei migliori dei modi. Grazie Argentino Pavanati, ti aspettiamo poi per le premiazioni, perché il tuo saluto ufficiale appunto lo porterai a tutti i presenti, anzi andiamo già a ricordare a livello diciamo così, di organizzazione, l'area delle premiazioni sarà proprio quella vicino al bar, vicino allo stand, quindi ci porteremo tutti lì e andremo a farci ascoltare anche da tutte quelle persone che in questo momento sono appunto lì sedute al bar e le faremo rimanere lì Inchiodate. anche per completare questa bellissima serata dal punto di vista anche gastronomico. Invitiamo anche il nostro cameraman ufficiale a seguire le premiazioni, quindi mi raccomando Valentino, tieniti ancora una ventina di minuti di autonomia. Calcio di punizione, Union River. Edoardo Cortina, capitano Union River, per quella finta, poi un pallone che intendeva probabilmente andare a sotto il portiere Giacomo Violi. Pressione vincente per andarsi a recuperare il pallone sulla tre quarti campo o per rendere comunque complicate tutte le azioni di impostazione da parte degli avversari. Questo è il credo della formazione della Union River, continuato anche nella parte iniziale di questo secondo tempo. Matteo Piccolo, bisogna salire, bisogna portare sulla sfera questo
consigliano i tifosi della formazione di casa sono per conoscenza, e anche se le cose stanno andando appunto bene così, la cosa più importante però sarebbe anche quella di cercare di realizzare la seconda rete. A cercare di mettere ordine l'apertura di Angelo da Pasqualotto, dalla parte opposta bloccata però da azione di Eric Tommasello. Zona 10 Martiri, pallone che arriva pericoloso all'interno dell'area di rigore, non si fida per il colpo di testa, Matteo Campioni in deviazione, mani sui capelli da parte dei tifosi della formazione dei 10 Martiri, sembrava cosa fatta, in particolare i più esperti stavano attendendo solo il tapin per andare a superare Luca Mancina, invece intervento proprio all'ultimo istante ad allontanare il pericolo. Una partita che sta rispettando quelle che erano le premesse, le aspettative da parte di tutti i sostenitori in generale, il sospiro di sollievo nella azione di allontanamento stella da parte di Luca Mancini. Alla ricerca della profondità, lancio in avanti, sul da fare per controllare la palla, darla ad appoggiare ai compagni di squadra, il capocannoniere del torneo, Ezio Maldini. Palla recuperata, conclusione, attenzione, un pallone che poteva essere gestibile da Matteo Piccolo, anticipato invece prima della sua conclusione verso la porta. Tutta rilassata in avanti la formazione dell'Union River, in attesa invece dell'arrivo della sfera per rendersi pericoloso. Il giocatore che in questo momento stiamo vedendo appunto da cercare di ristabilire la sua situazione fisica, Nizar Pilomar, probabilmente qualche problemino per lui, ma anche lui, come direbbe Franco Battiato, non vuole alzare bandiera bianca, quindi in campo sino alla fine. Una deviazione sotto misura, poteva essere la soluzione vincente, invece tutto regolare, vince Mattia Salvanin. Attenzione a questo 4 contro 4, ha preso la palla, la riceve, ma non trova la possibilità di andare a servire i compagni. Francesco Urtese, ancora una volta io rifaccio questo complimento da parte degli sportivi dell'Union River, perché sono stati molto bravi i giocatori del reparto difensivo. Palla che esce e quindi il direttore arbitrale Mattia Salvanin che può andare ad osservare la situazione del giocatore che era rimasto a terra. Non solo l'arrivo del massaggiatore, ma anche l'attenzione dell'arbitro richiamata per 2 cambi. Applausi anche per il massaggiatore, mi sembra di aver capito che si tratta del signor Enzo. Una volta c'era l'acqua santa, ora invece c'è lo spray magico, sta di fatto che i giocatori riprendono prontamente la partita. Richiamato in panchina per quanto riguarda la formazione dei 10 Martiri, il giocatore con la maglia numero 5, Luca Cedolina, comunicato alla terna arbitrale, l'ingresso invece di Paolo Michelini, maglia numero 16 per l'Union River. Stiamo vedendo invece l'uscita di Tommaso Destro, maglia numero 2, l'ingresso di Gabriele
Gaggiuolo. Questa vedete tanto la situazione anche per Niccolò da Savioli, precedenza rimasto a terra, Igor invece pronto a dare il contributo alla propria formazione. I tifosi in tribuna hanno intuito che la cosa più importante da fare in questo frangente è proprio trasmettere entusiasmo e energia a quelli che sono i protagonisti in campo. C'è il clima delle grandi occasioni, la notturna, tutta la tribuna piena, l'area del bar, i ragazzi che devono inventarsi qualche cosa se vogliono appunto pareggiare l'incontro, e questa l'ottica degli atleti dei 10 martiri. Se non vogliono appunto soffrire invece fino all'ultimo istante, devono cercare la strada della seconda rete, quelli di Union River. Noi invece dobbiamo ringraziare a nome di tutti i tifosi che seguono la partita da casa, dobbiamo ringraziare Valentino Campion, operatore, vero Campion dello schermo. Lo facciamo sorridere in questo momento, insomma. Ecco il sopravviso, eccolo! Vedete anche la presenza di Cinzia Scaranella. Ma io voglio ringraziare la tua presenza, io vorrei ringraziare Marco Lanza che è la voce di questa serata. The Voice, va bene? Pallone sopra la traversa, probabilmente c'era quell'intendimento da parte di chi ha calciato di prima intenzione dopo aver seguito tante fasi appunto della partita con maggiormente pericolosi compagni di squadra. Queste sono le classiche situazioni, cara Erika, dove se la tua squadra ha bisogno di un arbitro che deve tenere gli occhi bene aperti e calcio di rigore, se invece la stessa situazione si verifica nella tua area di rigore è tutto perfetto. Sono quei particolari che naturalmente con il sorriso noi ci permettiamo appunto di andare a sottolineare. Invece gli arbitri sono molto bravi, conoscono il regolamento appunto alla perfezione e sanno a volte anche che non è importante il contatto in aria, è importante l'intenzione anche di chi lo va a cercare e quindi, come ci è sembrato di vedere in precedenza, correttamente la decisione di Mattia Salvagnini di far continuare la partita. Ma sul primo palo. Prima di questo tiro di punizione, c'è un cambio per la formazione dell'Union River, sta entrando sul terreno di gioco il numero 14 Riccardo Maghini, termina la sua partita invece Angelo Pasqualotto. Lo facciamo, gentile pubblico, un applauso per i ragazzi, quelli che hanno dato tutto in campo e chi invece finalmente, come nel caso di chi sta appunto entrando, può dar sfogo alla propria voglia di diventare determinante nell'economia della partita. Cantai da parte delle sportive, la voce invece dei veterani coinvolti tantissimo appunto dai tifosi, quelli di una certa età, quelli che non hanno avuto magari la fortuna di giocare tornei come questi, così importanti, e cercano appunto di sostenere i propri ragazzi trasmettendo quello che è il valore bello insomma del calcio, la voglia di dimostrare il proprio valore, farlo con i compagni di squadra, con quei giocatori con i quali hanno preparato durante la settimana anche questa partita. Filippo Guerra con tutta la forza che messo da
gioca un pallone per il compagno di squadra che ha recuperato anche una punizione da posizione invitante per il cross. Vedremo se si cercherà anche la soluzione verso la porta. Da quella posizione nella partita precedente è arrivato il gol della QS Borgo Veneto. Ci prova la pazza idea di Leonardo Vincenti. Golido di uomini invece nella parte più lontana dell'area di rigore, palla in mezzo. La scelta di tempo per il colpo di testa è stata buona, ma la posizione invece era evidentemente di fuori gioco perché si è alzata la bandierina del collaboratore arbitrale. Gioco che riprenderà quindi con il calcio di punizione in favore dell'Union River. Parte conclusiva della finalissima primo Memorial Luca Pavarina. Qui a Ceregnano c'è veramente, come dicevamo prima, il clima delle grandi occasioni. 10 martiri che si giocano il tutto per tutto in campo. Daniele Musteata, giocatore con la maglia numero 13. Come sentito in una zona dove non c'è nessuno compagno di squadra. Giocano di nuovo. Dimostrazione che non è facile trovare un compagno di squadra libero al quale scaricare il pallone, cerca quindi quella via, rilanciare in avanti. Ecco, vedi? 20 minuti! Con la cervella ha aggiunto giocatore dalle caratteristiche offensive del calibro di Daniele Musteata. Proprio lui cerca l'inserimento andando a disturbare Luca Mancini. E questa è una parte della partita dove chi sta conducendo vorrebbe che il cronometro potesse appunto da correre un po' di più. Invece in alcuni casi per gli amanti del bel calcio l'orologio come una città che fa che pedale, allora giochi proprio fino alla fine. Ci credono i giocatori di 10 martiri e ne hanno naturalmente ragione. Tutto può succedere. Questo liberatorio da parte degli sportivi dell'Union River, che effettivamente stavano percependo questa situazione pericolosa. C'è cambio per la formazione di casa. Questa che sta terminando la sua partita è il numero da 15 Filippo Giatti, sta entrando invece Peter Cristiano Riso, maglia numero 18. La media attenzione, lontano la pericolosità, vede pigiato sull'acceleratore, spettacolare! Filippo Guerra con la maglia numero 3, un sinistro che non ha lasciato scampo alla portiere Luca Mancina. Amici per partita, direbbero i bravi cronisti, situazione di parità 1-1. Vedi grazie a Filippo Guerra, ci ha creduto. Ma già qualche minuto che si vedeva della formazione appunto allenata da Nicola Cervone, e stava mettendo in atto tutte la generazione che era invece un po' arretrato da parte della formazione di casa. Agli sportivi ricordo che se dovessimo terminare appunto questo incontro con il risultato di 1-1 non ci saranno i tempi supplementari, andremo direttamente ai calci di rigore, quindi da gustare veramente attimo dopo attimo questo match. Materiali dell'entusiasmo, insiste, la formazione che ha trovato poco fa, il gol del pari, grazie a Filippo Guerra, che come tu ricorderai cara Erika, nato il 17 del dicembre del 2007, quindi insieme a Daniele Musteata
il giocatore più giovane della squadra in maglia biancorossa. Vai che è rimessa, sali! Facciamo sentire le fatiche oltre 60 minuti in campo, quindi come giustamente qualche tifoso fa notare, squadre che devono cercare di rimanere più compatte, accorciare le situazioni. Ora tutto può succedere, se prima hai sottolineato da Erika che avevo presagito che poteva arrivare appunto con facilità al gol del pareggio, ora invece tutto può succedere, vedremo chi oserà qualche cosa di più, che bisogna mettere in atto veramente una mossa vincente. Visto che è troppo lungo, già gli stava un po' fuori. Lui era... Bizzarra, Benomara è quella di avere il pallone servito in aria. Attenzione, si ha calciato con potenza verso il tiro dell'area di rigore. E la raccomandazione da parte dei tifosi dell'Union River, quella di salire con calma. La nostra sinistra è uno spettacolo, questo signore che sta vivendo la partita anche lui, quasi come fosse in campo, è così che bisogna fare. Il 12° uomo, la tifoseria, colei che può cambiare appunto gli esiti dell'umore della squadra. Dell'umore, è proprio così. Le voci dei ragazzi in campo, coordinamento per ogni posizionamento. E poi cerca dell'anticipo, è stato Matteo Campione. Fatto poco bene, bravo Matteo. Le premiazioni. Edoardo Gondina, capitano, c'ha 9 soluzioni davanti perché tutta la squadra è praticamente al limite dell'area di rigore della porta difesa del gioco mondiale. Tira Seppe! Vai, Nizza, è tua! Nizza, è tua, vai! La possibilità di arrivare addirittura in area, che grande caparbietà, Bizzarra, Benomara. Sicuramente sei giovanissima, ma chi come me ha vissuto gli anni 80, ho visto in questa azione, ho visto il cielo del Verona, un grande giocatore, è proprio è abituato a delle situazioni di questo tipo, anche quando c'erano 2 marcatori che lo tallonavano, lui trovava sempre la potenza per uscire in velocità, il giocatore danese, Preben, Larsen e il Chiesa. Fallo, direi! Addirittura dalla parte opposta, vede l'evoluzione del gioco Paolo Michelini, mettendo in condizione il compagno di squadra di entrare in area di rigore.
iniziata con tranquillità Francesco Ortese, approvata la conclusione anche Leonardo Vincenti. Gonzalo Baccia, Luca Mancin, tirato il sospiro di sollievo, fatto dei padroni di casa. Ultimo tocco è stato il giocatore in maglia gialla, si riprenderà quindi il tutto con la rimessa laterale per la formazione dei 10 martiri. Preoccupazione da parte dei tifosi dell'Union River, quella collegata al particolare gioco per girare il giocatore che stava controllando appunto la palla. Con velocità, senza commettere fallo, quindi mantenendo bene il controllo di palla da parte di Peter Christian Rizzo. Consapevolezza da parte dei protagonisti in campo di vivere un momento importante della sfida, dove si possono costruire quelle situazioni che ti fanno vincere appunto la manifestazione, ma dove si può correre anche il rischio di vedersi appunto sfuggire una partita in parte naturalmente anche ben gestita, quindi tutti molto attenti dal primo all'ultimo dei protagonisti. Partita che è bella, ma non credo sia una cosa importante in questo momento chiedere l'applauso, perché i tifosi, come dicevi tu prima, sono tutti concentrati e quindi non è il caso di sottolineare che comunque andrà a finire questo incontro. È stato un incontro giocato bene da ambedue le squadre. Ora la cosa che decide appunto maggiormente la situazione è appunto il risultato finale. Intervento da parte del direttore arbitrale, perché ci ha fatto tutto di mano, quindi calcio di punizione per 10 martiri. Entrata e Nomara, lo sguardo anche verso la panchina per capire se da parte del tecnico Nicola Cerdone ci sarà qualche indicazione su chi debba o meno calciare questa punizione. Non sarà facile per Luca Mancini patteggiare appunto un palo da controllare maggiormente, perché da quella posizione possono calciare tutti gli specialisti o cercare una soluzione di potenza. Vediamo quello che succederà. C'è stato invece primo giro di Zara, una Marra. Sono asciugati i sudori qua, i tifosi dell'Unione Importante, un momento importante, veramente lo si vive tutti insieme. Non si vuole correre rischi, allora suggerisce Teresa Berveglieri, vice capitano della squadra dei 10 martiri, col portiere Giacomo Violi. Che hanno sicuramente rispettato, c'erano un po' le previsioni, ovvero
grande equilibrio alla luce di quello che è successo durante l'arco appunto dei 70 minuti, anche le occasioni avute dalla formazione dei 10 martiri. Non dimentichiamo anche il calcio di rigore non realizzato nel primo tempo, forse la situazione anche più giusta, quella di andare a vedere dal dischetto, eventualmente si arriverà appunto al 70° in parità, chi avrà la maggiore lucidità per andare a conseguire la vittoria. Occhio al lancio. Quella palla che passa riesce molto bene Campona ad andare a recuperare il pallone che stava aprendo la possibilità. È molto capace il giocatore da avversario che anche in questa occasione si era catapultato verso il controllo di palla. Nicolò Baricchieri, palla numero 7, nato il 15 di settembre del 2007. Richiamato l'attenzione dell'assistente arbitrale perché c'è ancora un cambio nella parte conclusiva della sfida. Formazione dei 10 martiri, sta uscendo il giocatore con la maglia numero 11, Francesco Ortese, giocatore che entra invece il numero 17, come il Bolford nel Ryan. C'è la palla in mezzo a tentare la deviazione, ottimo tra l'altro lo stop adesivo degli Sarpini per quanto riguarda questo giocatore Luca Benomar. E adesso invece quando si deve naturalmente da controllare la situazione difensiva, i giocatori richiamati da Giacomo Violi, bisogna ritornare. A questo punto, cara Erika, io credo per evitare proprio la delusione di chi dovesse prendere gol, la soluzione dei rigori è assolutamente la migliore. Assolutamente sì. Guarda, io non voglio metterti in condizione di pensare a quello che potrebbe succedere nel caso arrivasse o il gol dell'Union River o il gol dei 10 martiri. Ah sì. Il bello del calcio fa succedere ancora di tutto. Sempre una continua suspense ed emozione. È la cosa più bella naturalmente vedere l'impegno da parte degli atleti in campo, il controllo del direttore arbitrale può finire qui. Per quanto riguarda i minuti effettivi, i 70 minuti di recupero di questa sfida, ora la concentrazione da parte di tutti i giocatori, un momento che potrebbe diventare importante per Nei gironi non serve. dei calci di rigore avversari, dare la soddisfazione. L'immagine naturalmente che tra poco vedremo sarà quella di tanti giocatori che scapperanno dal centro del campo ad abbracciare o un portiere o un ultimo giocatore che calcerà il rigore vincente, e da contraltare ci sarà purtroppo invece la delusione di quelli
atleti che hanno dato tutto questa sera, ma che purtroppo si dovranno accontentare solo del nostro applauso e del nostro complimento, ma non la possibilità di alzare appunto al cielo la coppa principale e di dire siamo andati a Ceregnano e il torneo lo abbiamo vinto noi. Esattamente. O nel caso appunto della formazione di Blue River invece, primo torneo organizzato in memoria del grande presidente Luca Pavarin, l'abbiamo vinto noi. Poi per il futuro, come diceva Tiziana Di Vale, sarà quel che sarà, però intanto il primo lo abbiamo vinto noi. Anche quella è una gran soddisfazione. Vedremo appunto come sarà la situazione che si potrà verificare. Presumo che la porta che sarà scelta sarà quella alla destra della nostra tribuna centrale, perché lì i rigori potranno essere seguiti anche dagli amici che sono già pronti nell'area del bar per le premiazioni. Quando ci sarà infatti il rigore decisivo, noi vi saluteremo velocemente perché andremo proprio lì nell'area del bar per allestire E scapperemo tutti. l'area delle premiazioni. Invitiamo il sindaco Gisto Marchetti, l'assessore allo sport Simone Pasqualone, a Gentile Pavanati che abbiamo già sentito, Luca Pasquarello e poi ora Roberta Bergo e Gianluca. Vi invitiamo in quella che sarà la zona delle premiazioni. C'è anche il presidente dell'AIA, Michele Ronca, e visto che gli arbitri sono stati bravissimi come sempre, inviteremo anche il presidente in quella che sarà la zona delle premiazioni. Perché ci hanno il compito non solo di scegliere sulla carta quelli che sono i giocatori migliori rimasti in campo, ma anche di andare a chiedere in maniera fatidica chi se la sente di andare a calciare dagli 11 metri. A volte la stanchezza provoca anche qualche ulteriore problematica. È una grande responsabilità. Ma la responsabilità è l'arte di dare risposte, quindi la risposta è proprio quella di dire tranquillo mister, calcio io. Hai il destino in mano. E poi, ovviamente, quelli che hanno la soddisfazione eventualmente di andarsi a tergere da grandi protagonisti sono i portieri, quindi Fabio Putatis, Luca Mancina e Giacomo Dioli, proprio nel momento dove il miglior portiere della manifestazione non è ancora stato deciso. Stanno arrivando al centro del campo anche gli atleti dell'Union River. Gentile pubblico che in questo momento non ha il telefonino già pronto per scattare le foto, lo facciamo un grande applauso a tutti i giocatori, i protagonisti di questa manifestazione. Guarda, quindi il microfono lo faccio io. Dai un bel applauso! Bravi ragazzi, una bellissima finale, una bellissima partita. E quindi al di là di quello che sarà il risultato, noi vi ringraziamo per quello che è stato lo spettacolo che ci avete permesso appunto di vedere. Lippo Guerra è stato l'autore del gol dell'1-1, adesso Mazzini invece il gol per la formazione dell'Union River. Vedremo tra poco il sorteggio per andare a calciare appunto per primi a rigori. Union River
Numero 10, Savioli. Io ci credo. Nicola Savioli, Chiga, vede la propria conclusione neutralizzata dal portiere Giacomo Violi. Per l'Union River, primo da rigore non realizzato, ora tocca invece alla formazione dei Decimarchi con Guzzar Pinomar, numero 6. Luca! Calcio di rigore realizzato. Avanti. Decimarchi 1-0 dopo i primi rigori. Nel dischetto il numero 5 Matteo Piccolo. La traversa a dire no a Matteo Piccolo. Decimarchi dal dischetto da Comenie Volpo Neil Ryan, numero 17. Non l'ho messo sotto l'incrocio. Veramente, vabbè, sotto l'incrocio. Però l'aveva messo sotto l'incrocio. Perché la tira la cazzo di calcio. Decimarchi che realizza il suo secondo rigore. Vai gol! Vai gol! Vai gol! Terzo tiro del dischetto per la formazione dell'Union River, toccherà a Edoardo Cordina. A noi li abbiamo sbagliati alla fine. Cazzo vuole? L'anno scorso li abbiamo sbagliati alla fine. Ha sbagliato Sacchiccio. Io? Ah, sì, sì. Io? Manda bene. Siamo andati sempre ai rigori l'anno Calcio di rigore realizzato da Edoardo da Cordina. Un'altra situazione di 2-1 per Decimarchi che devono però calciare il loro terzo rigore. Lo faranno tra poco con il numero 7 Nicolò Ricchieri. Palo pieno. Ho capito. Nicolò Ricchieri che fa gol. È il momento di seguire il quarto rigore per Union River. Io so dove la Caccerà adesso Macchini, numero 9.
allenamento a parte che vecchio basta che gli tiri dopo la destra non per lui anche al posto di fallo, mi interessa dove lo metti. no, ma basta, cazzo. Guarda, Adesso Martini in colla, in corsa, la sua formazione, siamo sul risultato 2-3, come tocca 10 martiri, Festa, Perveglieri, vice capitano, giocatore con la maglia numero 8. Deve sbagliarlo, deve sbagliare. Ora! Sull'angolino stacca la testa della formazione dei 10 martiri, 4 rigori realizzati dal dischetto e quindi no, non c'è bisogno di andare a continuare per quanto riguarda la situazione. 4 da rigori perfettamente realizzati dai giocatori di Nicola Cerdone. Per quanto si riguarda poi questa postazione è tutto nel momento della festa. I giocatori dei 10 martiri, noi andiamo naturalmente a complimentarci con tutti coloro che hanno reso speciale questa serata in campo, ci rivolgiamo naturalmente soprattutto ai giocatori dell'Union River, loro rammarico per non poter aiutare appunto essendo tra poco la coppa principale, i trofei stanno già arrivando, tra poco la parola a Bruno che condurrà i 10 minuti prima della premiazione ufficiale, tempo di andare a decidere anche il miglior portiere che rimane ancora da ufficializzare. Gentile pubblico, Erika, andiamo dall'altra parte. Andiamo Marco, vi invitiamo tutti quanti a scendere con noi per assistere alla premiazione, grazie. Dai, rigore è proprio brutto. Eccomi, questa sera ho lasciato la parola a chi è più bravo di me, quindi a Lanza. Adesso ci saranno le premiazioni. È un dispiacere perché comunque insomma perdere i rigori è sempre brucia sempre, però bravi ragazzi. Bravi ragazzi di 10 martiri perché hanno fatto una bella partita. Ma vale, scusami, il telefono, la roba. No? Ciao Valentina. Ciao. Buonasera. Ciao. I rigori sai comunque una bella squadra, eh? No, non hanno rubato nulla. Andiamo verso le coppe. Piano. Ma lei è un attimo cadere. Io sei. Sì, lo so. Su. Devi venire da Lo so perché altra chiamati la partera. Fatti la partita, dai. Sì. Come ti fanno a scudare? Ma poi ti dico.
Ci avviciniamo verso le premiazioni. Tocca fare tutto il giro. C'hai la rete. Stai di là allora. Posso chiudere o... No, aspetta, però dopo dobbiamo sapere quanto ritardo. Vabbè, alla fine mi dici quanto ritardo c'è. 3-4 minuti erano, vale. La partita è finita. Con un sombrero al centro dell'area e i tifosi da gritti. Ciao. Ma entri o no? La guida. Esatto. Vai un po' qua, i ragazzi. Vedere un po' come stanno i ragazzi. Urca Network in campo. Abbastanza depressi. Ragazzi. Meglio non dire niente. No, andiamo dei ragazzi vittoriosi. Vince? Hai qualcosa? Niente? Sì, andiamo dei ragazzi vincenti. Dobbiamo fargli i complimenti. Vieni. Sì, guardo, non preoccuparti. Complimenti ragazzi. Dici qualcosa? Siete contenti? Contentissimi, zio Peri. Bravi, complimenti. È la musica, vale? Niente. Probabilmente ci banneranno. No, vale. Probabilmente ci banneranno. Ci bannano il video, se no. Ecco, ci siamo alle premiazioni. Lascio la parola a Lanza. Basta chiudere così. Ce l'ho qua. È bello dover continuare la serata dicendo buonasera a tutti, come si è verificato in questo momento con Erika, che ha salutato quello che è il gruppo dei premiatori, dei cerimonieri di una manifestazione che ci ha regalato veramente tante emozioni. Non è complicato trovare le parole giuste per ringraziare i ragazzi, però quando succede come questa sera, che stiamo vedendo la soddisfazione di chi sta attendendo di ricevere il trofeo e il pizzico di delusione da parte di chi non è riuscito appunto a vincere i rigori, ci fa capire quanto sia naturalmente importante stare sempre nei momenti più importanti vicini ai propri ragazzi, festeggiare quando è il momento per farlo, trovare appunto le giuste parole per andare a sottolineare che questi sono piccoli ostacoli che sicuramente saranno
diciamo, superati in quello che è il contesto della vita di tutti i giorni. Ci sono delle cose che rendono orgogliosi invece coloro che devono dare e passare il microfono, che sono come quelle che sono state preparate proprio in maniera veloce ed istantanea da parte del presidente dell'Union River e da parte di Luca Pastorello della federazione per un omaggio per la famiglia di Luca Pavarin. Presidente, intanto la consegna e poi il piacere, tu che insieme al sindaco sei il padrone di casa, il piacere di darti anche il microfono. Ecco l'omaggio da Floreale. Allora, ti interrompo perché mi emoziono ogni volta, perché aver fatto, essere qua in questa finale, dove con Luca Pavarin abbiamo creato insieme, portato avanti e adesso perpetrato proprio questa sua passione, e che ovviamente la estendo e ringrazio la famiglia che sono venuti questa sera, e perché per noi è veramente una grande soddisfazione, e ringrazio la famiglia, ringrazio anche il sindaco di Ceregnano che insieme e con quello che sta portando avanti insieme all'assessore per riuscire anche ad intestare il campo a Luca Pavarin, perché se lo merita, perché fino all'ultimo ha voluto che questa cosa succedesse, e quindi veramente mi emoziona questo, perché è come se fosse tra di noi, perché veramente ci ha dato la forza, e ha dato la forza soprattutto a me, di portare avanti, e a tutti i collaboratori che abbiamo qua, che sono loro che veramente si fanno il mazzo, e di portare avanti tutto questo bel sogno che continueremo a fare, speriamo, per tanti anni. Ecco, è stata parecchie volte, intanto gustiamoci questo applauso, è stata parecchie volte ricordata questa sera proprio la metodologia del passaggio di testimone, ma di una corsa che continua con quei valori, con quella voglia, con quella, diciamo, situazione che quasi quasi ci fa pensare, e sono certo di non esagerare, che in questo momento c'è la sua presenza qui, c'è quel modo di essere ancora facente parte delle soddisfazioni di quel progetto che lui ha portato avanti per tanti anni. Quel progetto che ora si merita anche queste parole che io vorrei appunto leggere prima della consegna. Primo memorial Luca Pavarin, in ricordo indelebile ad un amico, un dirigente, un appassionato di sport, con grande affetto, il delegato provinciale Luca Pastorello. Ecco la consegna, e poi microfono naturalmente per te, Luca, per sottolineare, siamo in diretta tra l'altro con il canale YouTube che ha seguito tutta la manifestazione, e quindi ci stanno seguendo proprio tutti gli amici. Grazie Marco, non è facile esserci, e soprattutto in questi momenti, ma è giusto esserci nel vero senso della parola, perché le persone non vanno dimenticate, anzi vanno ancora di più valorizzate. Ha fatto di questo paese, di questo impianto sportivo, lo ha fatto conoscere non solo a livello provinciale ma a livello veneto. Lo ricordiamo bene perché qui hanno calcato in questo terreno diverse società di alto livello, e ha portato il suo paese, perché tale è stato, a veramente dei livelli eccezionali, piano piano, con tanto amore, con tanta passione, che non è mai venuta meno. Ricordo con un affetto veramente all'inizio di ogni stagione che chiamava, mi diceva: ho bisogno, quando ci vediamo, come vengo a trovarti, vieni, che la porta è sempre rimasta aperta per lui e per tutti ovviamente, ma però aveva una passione che andava oltre ogni aspettativa, e lo ha sempre fatto perché credeva nel mondo dello sport, credeva nei ragazzi, e soprattutto voleva dare un futuro alla cittadinanza di Ceregnano, portandola sempre più in alto, come ho detto prima, e soprattutto facendo settimanalmente e ogni domenica far divertire i giocatori, ma soprattutto far divertire gli appassionati di calcio, perché ricordo che in anche se non c'era ancora il terreno, ricordo in quel spazio davanti a quel punto ristoro
c'era veramente diversa gente che veniva e tutti lo chiamavano e tutti lo osannavano per quello che stava facendo. Ecco, ha lasciato veramente un grande ricordo che non deve essere dimenticato, ma soprattutto valorizzato nel prosieguo. Il complimento all'amministrazione, mi auguro quanto prima che possiate arrivare al dunque, a questa situazione dovuta, perché tale deve essere, e veramente grazie a voi come amministrazione, ma soprattutto un grazie alla moglie e figlio che sono qui con noi questa sera. Grazie. Grazie a Luca Pastorello. Tra poco andremo a coinvolgere proprio l'amministrazione comunale. Intanto ringraziamo anche il presidente Aia che abbiamo appunto annunciato tra quelli che saranno i premiatori, Michele Ronca. Però vorrei che il microfono fosse appunto passato da Luca Pastorello. L'abbiamo sentito prima il saluto dalla cabina, diciamo, regia, però questo è il momento, diciamo, solenne delle premiazioni, quindi per noi un onore avere la regione appunto rappresentata con il consigliere regionale Argentino Pavanati. Sì, grazie Marco. Ringrazio la società per questo invito che è qualcosa di eccezionale. Programmare un torneo dedicato a una persona che ha dato tanto al calcio. Io l'ho conosciuto diversi anni fa e ho sempre visto che ha dato la sua passione, la spesa per il calcio, che io dico sempre che è il più bello sport del mondo, e quindi è giusto ricordarlo con queste manifestazioni, e quindi spero che la società Union River abbia la possibilità di farlo anche nel proseguo dei prossimi anni. Quindi grazie dell'invito e una buona serata. Grazie Argentino Pavanati, sono d'accordo pienamente naturalmente con te, è lo sport più bello del mondo. Perché lo sport più bello del mondo? Perché si riesce a creare anche ulteriormente squadre. Io vorrei il sindaco e l'assessore allo sport portare appunto il loro saluto proprio qui a fianco della famiglia, creare ulteriormente, rimanete qui tutti insieme, creare ulteriormente quello spirito di squadra, e qui la, diciamo, accorata richiesta che abbiamo veramente da parte di tutti. Vi esortiamo insomma a cercare di fare le cose come si deve, per bene, e anche il più veloce possibile, in maniera che il prossimo anno il secondo torneo, la seconda edizione, si possa fare già sul campo a lui dedicato. Allora, buonasera a tutti. Mi sento di dire un termine stasera che è stato detto e ribadirlo ancora, il termine amico, un termine che usava tanto spesso Luca, era un modo con cui ci salutava, con cui si presentava, e stasera è stato tante volte usato, e veramente quando ero qua in mezzo al pubblico mi veniva tante volte da pensare a questo termine, il termine amico, amicizia. Respiro tanta amicizia, tanto senso di fratellanza, di amicizia fra tutti noi, quindi questo lo respiro. Vi aggiorno da sindaco, allora secondo me un atto positivo da parte di tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza. Abbiamo chiesto al prefetto di avere autorizzazione a intitolare lo stadio a Luca Pavarin, essendo mancato recentemente. Generalmente per intitolare strade o stadi come questo qua a una persona devono essere passati degli anni, si parla di 10 anni. Il prefetto, per dare deroga, ci ha chiesto appunto di raccontare la vita di Luca. È stato per noi facile ed emozionante raccogliere informazioni da amici e sintetizzarle per poterle inoltrare alla prefettura. La pratica è ancora in corso, comunque insomma sono sicuro che verrà accolta, anche perché noi stessi abbiamo raccolto tante informazioni che non sapevamo di Luca. Sappiamo che qua c'è tanto di lui in questo campo, c'è tanta storia e c'è tanto di quello che Luca ha dato alla nostra comunità. Per noi Luca era il presidente, quindi resterà sempre il nostro presidente. Mi permetto, c'è un altro nome che mi sento di dire stasera, che era un amico di Luca, un amico di questa comunità, che era Fiorenzo, che era una persona che era vicina a tutti noi e che era amico anche di Luca, come era amico di tutti noi. Probabilmente questa cosa, questo senso di
amicizia pura nei confronti anche delle persone che conosceva poco, li accomunava, quindi mi sento di abbinare questi due nomi e penso di fare una cosa giusta. Speriamo che arrivi presto il benestare per procedere all'intitolazione del campo anche a Luca Pavarin. Grazie mille. Grazie Sindaco. È bello questo applauso naturalmente per andare a ribadire quella forza, quella coesione appunto di squadra per procedere con quelle situazioni che lei ha appunto rese pubbliche. Effettivamente sì, è vero, ci vogliono tanti anni, però credo che questa sera ci sia una magia che possa trasmettere una ulteriore forza. Perché il calcio è il gioco più bello del mondo? Perché è un gioco che fa crescere anche nel rispetto delle regole, ed è per questo che questa sera io chiamo Argentino Pavanati ad aprire le premiazioni consegnando un omaggio non solo alla terna arbitrale della finalissima, ma anche a quella che è stata la terna arbitrale che ha diretto la finale per il terzo e quarto posto. Noi abbiamo bisogno di qualcuno dei dirigenti che ci venga anche a coordinare per non commettere degli errori per quello che riguarda la consegna dei problemi tecnici. Perdiamo il segnale. Esatto. Ecco Tommaso. Vieni Tommaso, perché non vogliamo far in modo anche appunto nella consegna della terna arbitrale. Argentino Pavanati, eccolo qui, dobbiamo consegnare il nostro riconoscimento sotto forma appunto di premio alla terna arbitrale femminile e maschile. Guarda, per il maschile io credo di non sbagliare che si tratta di quello. Signori arbitri, venite avanti, un applauso anche la terna femminile che ha diretto la finale per il terzo e quarto posto. Siamo in diretta e quindi non solo ma c'è il premio anche per le ragazze. Per le ragazze, solo che torniamo a ripetere, noi abbiamo bisogno, Mike Buongiorno negli anni le chiamava le vallette, noi abbiamo bisogno invece dei co-coordinatori delle situazioni, i co-presentatori. Eccola appunto la consegna da parte di Argentino Pavanati. Lo facciamo un applauso a chi ha diretto in maniera perfetta le partite. Che bella situazione, che bella appunto foto che si sta verificando in questo momento. Grazie anche per essere rimasti appunto in divisa ufficiale ad attendere appunto la conclusione della manifestazione. Triplice fischio dovete farlo voi, perché noi vi teniamo qui fino alla fine, però questo palcoscenico lo vogliamo appunto riservare ora intanto ad Egisto Marchetti e a Pasqualone Simone, che sono i premiatori del capocannoniere della manifestazione, con 4 gol realizzati, Alessio Mattini. 4 gol, senti che bell'applauso naturalmente per l'autore della rete, anche nella finale per il primo e il secondo posto. Alessio, voglio vedere tra poco il tuo sorriso migliore e alzare anche al cielo il trofeo che ti sarà assegnato. Quindi insieme la stretta di mano con il sindaco e con l'assessore allo sport e con l'applauso ancora una volta da parte dei nostri tifosi presenti. Niente sorriso perché Alessio è arrabbiato. Maglia numero 9, capocannoniere, è andato tutto perfettamente. Michele Ronca a premiare invece il miglior portiere. Luca Mancina! Sì! Miglior portiere della manifestazione. Complimenti da parte dei compagni di squadra e da parte dello staff tecnico. Anche Luca ancora con il pensiero collegato a come è andata a finire la partita. Invece Luca, miglior sorriso anche per te che hai conquistato appunto questo premio. Grazie Presidente, ne chiamo un altro ora Presidente, chiamo Angelo Malaspina a premiare la formazione terza classificata AQS Borgo Veneto.
sono rimasti anche loro tutti insieme, l'avevamo detto ad inizio manifestazione, non premieremo la quarta classificata, la terza, quindi sarà importante riuscire ad arrivare ad alzare al cielo anche questo da trofeo. Solo chi vince la finale per il terzo e quarto posto può dire l'abbiamo sfiorata la vittoria della manifestazione, perché c'è stato un piccolo particolare che ci ha impedito di andare in finalissima, ma poi vincendo 2-0 tra l'altro senza prendere gol nella finale per il terzo e quarto posto hanno fatto i ragazzi della QS Borgo Veneto il loro lavoro fatto bene. L'alziamo al cielo la coppa, capitano, eccola qua, bravi. Formazione terza classificata. Bravi ragazzi, e i nostri complimenti per quello che è stato appunto il modo con il quale avete interpretato la finale per il terzo e quarto posto. Non è facile, lo sappiamo, abbiamo già cercato prima di trovare le giuste terminologie per sottolineare l'operato di questi giocatori che sono arrivati secondi. Non possiamo neppure dire, Presidente, hanno perso, perché è una questione appunto di calciare o meno bene i rigori. Il piacere di andarli a premiare lo diamo a Luca Pastorello, che consegna la coppa dei secondi classificati all'Union River. Venite ragazzi! Sulla testa, Con ragazzi! questo, bravi per loro. Presidente, ora ti unirai anche tu naturalmente alla foto con i tuoi ragazzi. Ecco, cosa dire, Presidente, eventualmente? Guarda, no, portati il microfono lì. Allora, devo unirmi e Devi parlare. unirti e parlare. Allora, prima della consegna della coppa, cosa dire a questi ragazzi? che sono bravi, che uno di loro, che premiamo, uno o due, hanno già debuttato in prima categoria, perché questo è lo sbocco naturale, perché facciamo il possibile perché le giovani leve entrino nella prima squadra e partino subito da una posizione importante, quindi è giusto premiarli, è giusto anche che se si perde ai rigori, in ogni caso è importante partecipare. Capitano al centro, perché devi alzare la coppa, seconda classificata, Union River. Eccoli qua. Sindaco e assessore allo sport, uniamoci a questa bella foto, perché il regalo che appunto ci farete sarà quello di andare avanti costantemente a ricordare al signor prefetto che il prossimo anno il torneo lo vogliamo fare sul campo che sarà intitolato a Luca Pavarin per quello che riguarda la seconda edizione. Grazie ragazzi, e ancora naturalmente in bocca al lupo per la continuazione della vostra carriera. Abbiamo già sentito che alcuni stanno appunto già conoscendo la categoria, la prima categoria. E prima entro così a gamba tesa, volevo ringraziare Erika Cavallaro e Marco Lanza, che non sono stati gli animatori di questa giornata. L'Erika è rimasta sconvolta dalla tua parlantina e noi l'abbiamo già fatta l'anno scorso, quindi anche perché è stato telecronista, giornalista ed è del Union Clodia, e quest'anno si è divertito ed è diventato anche un telecronista da professionisti nel vero senso della parola. Quindi un bel applauso a Marco Lanza, che è sempre con noi. Grazie Presidente, ti ringrazio naturalmente per queste belle parole, ma oltre ad animare quella che abbiamo definito subito la serata di festa, questa manifestazione univa anche le emozioni collegate a Luca, collegati anche alla presenza appunto dei familiari. Io lo so che in alcuni momenti è anche un po' difficile andare a chiedere se c'è qualche dichiarazione, c'è qualche saluto. Questa è la parte sempre di scaletta che viene lasciata un pochettino così da interpretare, però vedo anche la richiesta appunto di sempre più persone, sempre più amici al proprio fianco, e allora vorrei sentire se ho la signora Roberta. Noi sappiamo che le parole del sindaco e del presidente rappresentano, lo sappiamo, però ecco la signora Roberta, prego.
Niente, io volevo ringraziare tutti e soprattutto Carlo, che è sempre stato... E basta. Buona serata a tutti. Grazie. Allora il Presidente ora tiene il mazzo di fiori, l'omaggio floreale, perché la consegna della Coppa alla formazione prima classificata sarà proprio ad opera di Roberta Bergo, che ricordiamo è appunto la moglie di Luca Pavarin, e da Gianluca Pavarin il figlio. Prepariamo il trofeo, io faccio scattare, vediamo se mi riesce ancora con un filo di fiato. Formazione prima classificata, 10 martiri. Con tutto l'entusiasmo dei tifosi che li hanno seguiti questa sera, con chi ha visto la precisione dal dischetto dei rigori, la voglia anche di andarsi a prendere quel pareggio per arrivarci appunto a calciare a rigori perfetti dagli 11 metri, alzata del trofeo al cielo, 10 martiri campioni, 10 martiri che naturalmente inviteremo anche la prossima edizione nel 2025 con noi. In questo momento tutti gli sportivi di Fede 10 Martiri hanno il cellulare in mano, l'applauso lo facciamo allora noi per i bravi ragazzi che hanno vinto il torneo, e torniamo a ripetere, avremo il piacere di invitarli anche per quello che riguarda l'edizione del 2025, sindaco, assessore allo sport, presidente, in quello che sarà il campo dedicato a Luca Pavarin. Certamente sarà così, lotteremo sempre come squadra, come Unione Sportiva, e insieme anche ai nostri delegati, insieme a tutte le persone che sono venute qui, che hanno contribuito e che contribuiscono sempre, e vi aspettiamo in tutti i nostri campi, venite, Forza Union River, e grazie a tutti. Grazie ad Erika. Allora vieni che facciamo una bella foto, perché nonostante abbiamo terminato la serata ai calci di rigore, siamo stati in ritardo solo di 3 minuti, sono le 22:34, quindi compresi i calci di rigori. Abbiamo ancora il satellite che ci assiste. Buona notte naturalmente a tutti, questo è il calcio che ci piace, queste sono le situazioni che vengono sempre ben armoniosamente dirette non solo dalle società ma anche dalle componenti che abbiamo in regione, in provincia e nelle amministrazioni comunali, che amano una parola che si chiama calcio e sport. Buonanotte a tutti e grazie. E grazie ancora Marco. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato questa sera, grazie. Buonanotte.